Buonasera cari massivi e massive, benvenuti per un nuovo streaming speciale di MMO.it. Io sono Plinious e stasera si torna su Diablo, non nel senso che ci giochiamo, ma nel senso che seguiamo e commentiamo insieme la nuova live di Blizz dedicata alla Season 2 di Diablo 4, che inizierà tra 2 settimane, ricordo precisamente martedì 17 ottobre. E quindi ci siamo ragazzi, buonasera, benvenuti. Stasera torniamo a parlare di Diablo. Ricordo che la conferenza inizierà alle 8 in punto, alle 20, quindi abbiamo un 12 minuti per così chiacchierare, per prepararci alla diretta. La seguiremo, io credo che durerà un'ora, massimo un'ora e mezza. E dopodiché ragazzi si passa... cambiamo completamente argomento e si torna su New World e andiamo avanti. Una grande stasera, un grande programma, ragazzi. Serata imperdibile, quindi mi raccomando, prendete popcorn e birra o popcorn e Coca-Cola, insomma, quello che bevete voi. Nel frattempo, permettetemi di salutare tutti i nostri cari massivi. Buonasera, Seta in Det, Edo Peak, Walden, Kalaos. Grandi ragazzi, come state? Allora, che si dice? Speruma Bin, assolutamente speriamo bene. Seta in Det, anche perché sappiamo quanto è stata accolta negativamente la prima stagione, no? La season 1 uscita a luglio. E quindi Blizzard ha un disperato bisogno di risollevarsi e soprattutto di risollevare le sorti nei confronti di quello che è il suo action RPG isometrico hack and slash di punta, cioè appunto Diablo 4. E cosa volevo dire? Blizzard ha proprio bisogno in questo momento di un cambio di percezione nei confronti di Diablo 4, che in questo momento viene visto malissimo, e questa Season 2, la stagione del sangue, potrebbe rappresentare un inizio, un passo nella direzione giusta. Uso il condizionale, potrebbe, dovremo vedere, ma ne parleremo. Buonasera anche Xander Gamer Caffè Latte, bella raga, come state? Allora, dopo l'MMO disagio più atteso dalla community di MMO.it, oggi si torna a parlare del fantomatico action RPG firmato Blizzy. La Season 2 salverà il gioco dallo sfacelo? Lo scopriremo in questa puntata con il nostro anchor man Plinious. Lascio la linea alla regia. Ti ringrazio Edo Peak per questa introduzione davvero professionista. E quindi siamo pronti ragazzi, 9 minuti e seguiamo insieme questa live, ovviamente la commenteremo. Plini, se anche questa volta i tipi ridono come dementi tra di loro, sei autorizzato a mandare tutti a fanculo. Ma no, non credo, se te ne detto ormai c'è poco da fare. È finito il tempo delle grasse risate. Quando gli sviluppatori di Blizzard si facevano grasse risate pensando al gioco, al pubblico e ai soldi che avrebbero fatto. Adesso, come dire, testa sotto e lavorare e pedalare perché c'è un gioco da sistemare, c'è un gioco da mettere a posto e quindi non credo proprio che stasera si lasceranno andare a facili ironie perché non è proprio il caso. È finita l'atmosfera di, così, l'atmosfera di giubilo festosa nei confronti di Diablo 4. Quindi, infatti, se stanno a caca sotto, sì, sì, quindi non credo proprio che si daranno alle pazze gioie. Però quella volta è rimasta, c'è rimasta impressa, ragazzi. Siamo rimasti tutti traumatizzati. Sono rimasto traumatizzato io come lo siete rimasti voi. Ve la ricordate tutti come se fosse ieri quella live. Cos'era? Aprile, maggio, prima del lancio ufficiale in cui gli sviluppatori ridevano come dei matti. Chissà se erano strafatti, se erano fumati, io non lo so, ragazzi. Preferisco non approfondire, ormai non mi stupisce più nulla comunque quando si parla di grandi multinazionali. E tra l'altro avete visto le ultime novità? Pare che molto presto l'acquisizione di Activision Blizzard King da parte di Microsoft si concluderà, diventerà effettiva, ufficiale a tutti gli effetti, probabilmente entro questo mese, cioè entro fine ottobre l'acquisizione sarà definitiva e ufficiale e quindi se così fosse Activision Blizzard King entrerà ufficialmente a far parte della famiglia di Microsoft e degli Xbox Studios e quindi anche Blizzard e anche Diablo 4. E quindi sarà molto interessante, ragazzi. Si aprono delle opportunità importanti di cui sicuramente parleremo anche col buon Askez nel prossimo
nella prossima puntata del salotto degli MMO. Sembrava una puntata di Black Mirror. C'hai ragione, Dopica, mamma mia, distopico. Buonasera King Ethos, buonasera anche Palla, stasera c'è il pubblico delle grandi occasioni, top, grandi ragazzi. Allora io direi che siamo pronti a partire flexando la mia maglietta di Diablo 2 Resurrected e l'edizione da collezione. Ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale, di followarci qua su Twitch se ancora non l'avete fatto, e ovviamente di abbonarvi soprattutto per sostenere il nostro lavoro e per supportare il progetto editoriale indipendente di MMO.it. Dai ragazzi, avanti. Ovviamente grazie di cuore a chi si è già abbonato o a chi si abbonerà. Top, piccolo spazio di pubblicità finito. Buonasera, buonasera, come state? Siete carichi? Siete carichi per la doppia serata, prima Diablo 4 poi New World? Io è meglio che tenga gli occhiali per non farvi vedere le occhiaie, che in questo momento la situazione è abbastanza grave. Quindi dai, passiamo alla schermata vera e propria. Top. Allora, come al solito abbiamo pubblicato una news con tutti i dettagli su MMO.it, grazie al buon Vincenzo che salutiamo e ringraziamo. Da una parte Diablo 2 Resurrect, tra l'altro avete sentito che la, la musica che ho messo nel pre-live di questo streaming era proprio il main team, la colonna sonora di Diablo 2, il mitico Diablo 2 di cui è appena iniziata la stagione, la season LAD 4. No, scusate, già ho detto una cazzata. La season LAD 5. Mi sono confuso. Quindi nuova patch, nuova stagione LAD. E insomma, alla fine è una scusa per tornare su Diablo 2, che è un gioco che non invecchia mai. Soprattutto adesso che è uscita anche l'edizione rimasterizzata, cioè 2 anni fa. Comunque, ci siamo capiti. Tanta roba, a me torna sempre la voglia, no? Torna sempre un po' quella ruschia di tornare su Diablo 2, però cercherò di tenerla a bada perché in questo periodo c'è troppa roba da portare, stanno uscendo tantissimi giochi, tantissimi contenuti, quindi in questo momento non posso permettermi di tornare a nerdare su Diablo 2. Assolutamente, giocone storico, ragazzi. Probabilmente il miglior action RPG isometrico di tutti i tempi, sicuramente il più importante, perché se esiste Path of Exile è grazie a Diablo 2, se esiste Titan Quest è grazie a Diablo 2, se è esistito Sacred è grazie a Diablo 2, eccetera, eccetera, eccetera. Però, oltre a Diablo 2, invece c'è anche Diablo 4, il gioco più amato di MMO.it, dico bene, di cui, come vi raccontavo, il 17 ottobre, quindi tra 2 settimane, inizia la Stagione del Sangue, Season of Blood, con diverse importanti novità, alcune già le sappiamo, altre verranno svelate nella live di stasera, ma teoricamente inizia alle 20, quindi credo che questo sia il pre-live. Detto questo, vogliamo già ascoltarlo? Vabbè, insomma, sappiate che se volete maggiori informazioni sulla Season 2 di Diablo 4, trovate qui, vi linko la news in chat. Detto questo, caro Bedisilma, non ti preoccupare, dopo torniamo su New World, quindi, ragazzi... Stasera facciamo una serata bipartita, un po' di Diablo 4, un po' di Just Chatting e un bel po' di New World, sempre se reggo, perché vi devo confessare che io stanotte praticamente non ho dormito, comunque ho dormito 3 ore. E quindi insomma c'è un pizzico di... mi sta salendo un pizzico di stanchezza, ma finché reggo vado avanti. A questo punto, boh, mettiamo l'audio. Allora, non vi preoccupate, questo è il pre-live, nel senso che la live vera e propria inizia alle 8 in punto, mancano 3 minuti. Approfittiamo di questi 3 minuti che mancano per approfittatene per darmi un feedback audio. Fatemi sapere se il volume è troppo alto, troppo basso. Ovviamente l'importante è che mi sentiate, perché dovete sentirmi, ma dovete sentire anche quello che dicono gli sviluppatori. Da notare alle spalle il post di Diablo 3.
Oh, you're going to che change. comunque ha fatto la I'm storia. sorry, but whatever's preventing Allora, your che tutto cravings won't ok, last forever. perfetto, Settende, grazie And it mille. does. She realizes Credo that che Diablo the 2 player giocherò la versione character vecchia. has these vampire traits, Palla, which makes it a ascolta, useful se tool, acquisti but Diablo 2 potentially disposable Resurrected one. c'è anche la This versione is vecchia inclusa. madness. Quindi non Perhaps fai la that's what it cazzata di takes. acquistare la versione vecchia e basta. Prenditi One of the Diablo core 2 seasonal mechanics Resurrected for this season e are poi alla vampiric peggio giochi powers. la versione vecchia di Vampiric Diablo 2 powers can be acquired by Resurrected. Però defeating non ha blood senso seekers and acquistare la minions of versione Lord vecchia. Seer in order to acquire pure Ormai blood, which pigliatevi il allows you to unlock Resurrected, or che tra l'altro è un upgrade vampiric capolavoro di powers. When you remastered. collect all of these E poi alla various peggio powers, they giocate have al gioco costs, which are originale gonna be da detailed Diablo as 2 part of the pack Resurrected. system. So armor pieces that you collect Esatto, during the course of the esattamente come, season come are dice going to Dopic, have basta these che premi packs G e passi associated alla with them. versione There are retro three types of gaming. packs, Sì, and you passi can alla use the versione retro boons they gaming, ma provide con in la order quality to of fuel the life blood seals for various vampiric odierna. powers. You Quindi can combine sicuramente the power meglio. of different blood seals Farà in the incazzare sanguine di più, ma circle, spero una so long stagione as you 2 have più the colorata appropriate stile combination Diablo of packs 3. in order to power Ma them. guarda, One thing we've really tried hard to tranquillo, do is to incazzare provide nessuno, powers that Kingetto. enhance Però every devo build, so that there's deluderti, no non credo one che right succederà, way of nel play senso che when Diablo pursuing that 4 vampire ha fantasy. questo There's one stile particular that I like artistico, where as questo the player design dashes, they molto turn into a cloud of definito, bats, che è and they'll crush chiaramente creatures they passed cupo, along molto the way. dark, As you molto kill those gotico, creatures, you're gonna e actually non steal credo their proprio che souls. l'andranno a When you use cambiare con la certain Season abilities on 2, your dato che character, sappiamo già all che of il those tema souls della are stagione unleashed, 2 dealing saranno i devastating vampiri, damage to nearby la creatures. stagione del There's also sangue an si ability chiama, called Rising e quindi non Moon, where credo you che can stack fanno la basic stagione, skills, and after you reach a la maximum stagione number del of stacks, you go sangue into a colorata e vampiric blood rage. fumettosa. You È can't get uno enough of bats, there's even a stile, vampire power è un that allows you to design, summon a è bat uno companion. stile They'll take a artistico che bite hanno out of your scelto, enemies devo and have a dire che a me chance to piace summon. molto, lo preferisco perché mi ricorda Lord più Zier's appunto i army is vecchi pushing Diablo, across Sanctuary che in an event ricordiamo called the erano molto Blood cupi. Harvest, which will always be active somewhere Ah, io on the devo dire map, che al but momento will non sto change ascoltando con locations in a grande, cyclical way. con estrema Blood harvests attenzione are perché large-scale questo è il open world events where pre-live. vampires have Poi overwhelmed magari an scopriamo area che questa è in la hopes live of vera e enslaving the propria e ce la populace, siamo persa. harvesting their blood and siring more vampires. Players will venture into these Comunque, areas to rescue prisoners, stop sinister rituals, and hunt for high-value enemies. Of course, they'll be rewarded for their efforts with a variety of new items, as well as the potent blood that fuels no, their no, ma lo vampiric Diablo powers. 4 non è lo Stark, ragazzi, non succederà. In Season 2, the Season of Cioè, lo Blood, vedete we'll be quanto è adding cupo Diablo 5 new 4? returning endgame bosses for players to engage with once they get into World Tiers 3 Mi sa che era and davvero 4. questa Players la will live earn the dedicata. Sì, materials però of io some of these dovevo bosses iniziare by alle 8 la live, creating perché whispers iniziare in and by anticipo, cleaning Helltide events. cazzo? We Già have some new partiamo col enemies with disagio. powerful elemental attacks, giving players more reason to seek out and equip gear that enhances their resistances. Ed è What subito sets these disagio, new endgame bosses ragazzi. apart is that they offer a new way to farm uniques. So if there's a Sì, build esatto, defining Diablo unique 4 you're è after, tutto you'll be virato able to verso il target dark, specific non bosses. possono fare... And our most Non challenging possono boss that fare we're going to be adding as part of Season 2 is also Cioè non gonna have possono an rendere opportunity to tutto drop fumettoso, tutto extremely fumettoso, rare colorato, unique items that players have cartunesco. been hunting Non for. succederà, ragazzi. Non succederà. We're also Aggiornamenti gonna alla be quality adding of some quality life. life Vabbè, mi sono updates perso in tutte le Season cose 2. più First of importanti. which is we're gonna be taking our gem system Tu dici che è and il making so when pre-live, gems Dopic, drop ma lo to the spero player, you're anch'io. actually Si collecting capisce materials. niente. They're gonna be stored differently. They're not Sì, gonna no, go into your sicuro, inventory the ragazzi, same questo è il way. pre-live. Couple Perché il ideas and concerns about campfire, poi inventory ci sono space proprio gli players have talked about sviluppatori che before. As parlano long as dal you finish the vivo. prologue, you can now choose to skip the Invece rest of the qui... campaign Buonasera, and dive Max. straight into creating a seasonal character. Però sono le 8, quindi sarebbe anche ora di finire sto pre-live. Le possibilità sono due, o sono in anticipo o sono in ritardo. Lei è nuova, As mai we do vista with questa every new season, sviluppatrice. we'll be adding a new season journey and a new battle pass filled with new, like vampiric themed cosmetics for them to Per collect. carità, Diablo And we'll 4 also l'ho be adding amato e some spero di new continuare ad town hall amarlo, cosmetics, ma both la in the free leggerezza and del paid trailer tutto versions of sommato our mi battle pass manca. in Guarda, season se ti 2. We'll manca also be gioca making ai a giochi number Diablo of 3 other changes to the Kingato. game. Se anche è Updating iniziata la nuova unique powers season, and items, cos'è, 2 reviewing settimane fa? legendary aspects La of different stagione classes. We're 29. gonna be updating stats Abbiamo like anche our resistance values pubblicato uno across the game, speciale, una and a guida number del of buon other balance Anubis tweaks to make sure dedicata the alla game is stagione as fun as possible 29, for quindi players. in One caso of the most giocati exciting quello. things for me about working on seasons is Dovevano that, lavorare bene anche Sanctuary's sul big Battle place Pass. and Si è there's a lot visto per going un on. attimo il The Battle Pass che è stato uno degli Primevals and elementi più angelic criticati forces are della still prima very much in stagione. play, but I think players are going to enjoy Beh, seeing certo che Anubis some ci more sta human scale giocando. dramas play out. Certo. Diablo 4's second season will be A our largest December content noi update l'abbiamo yet, portato but l'anno we're only scorso getting a started. Cantos. Along with providing new quest lines, powers,
and events each season, we'll continue to Mi improve ricordo upon l'avevo established systems by streamato listening free to to player play, feedback to make your action adventure in RPG Sanctuary the best it isometrico can be. coreano, We're free to incredibly play excited su for you to explore Steam. more corners of Sanctuary. So Non come join us in ricordo. the hunt. Però oh, Hey eccoci guys, how's it going? al Long time no see. campfire. Welcome to another developer update live stream for Diablo 4. Allora, My tre li name is Adam Fletcher, I'm the conosciamo. community director here. Ok, ma l'unico for che non Diablo. conosco è I'm Antonio joined by Watson, our che è il wonderful game panel here. designer Some dei familiar faces, dungeon. one new face. Feel Lui è free to introduce l'associate yourself, game you guys. designer dei dungeon. Thanks. Poi ci sono I'm Joseph Joe Shelley, Piepora, game Joe director for Shelley, Diablo Adam 4. Fletcher. Noi ormai li I'm conosciamo, sono Antonio molti Watson, noti. associate dungeon designer for Diablo 4.
And I'm Joe Pipora. I'm the Associate Game Director for Diablo 4's live service. And I know you guys actually just saw an early look at Season 2, Season of Blood, with that video before the actual live stream kicked off. I do want to start off, before we kick off into this conversation, there is going to be an emergency alert if you live in the US at 11:20 on every single mobile device. So you may actually see us look at our phones or our watches, or you might hear it at home. Raga, ha detto che c'è il sistema Italet. Avete presente il sistema Italet che abbiamo avuto anche qui in Italia, no? Il sistema alert che all'improvviso ti squilla il cellulare. E hanno detto che stasera ce l'hanno anche lì negli Stati Uniti, il sistema alert. E quindi gli partirà a un certo punto, gli partirà una notifica a tutto volume. Sorry, we live in California, and so that is the time that we kind of base it. Sono calmissimo, so palla. Mi vedi agitato? 17 minutes, everyone. 17 minutes, I did want to give that heads up to everyone that if you hear a weird noise, or if you hear a weird noise at home, gli partirà il sistema di allarme degli Stati Uniti. If you live in the US. A voi è suonato il sistema di allarme? Qui in Piemonte è suonato, cos'era, 2 settimane fa? Season 2. Italet. Of course, with Season of Blood. I go through all the gameplay Vabbè, mechanics, a little bit about the story. Agenda, allora, Season of Blood Overview, Quality of Life Update, quindi aggiornamenti alla Quality of Life, ovviamente una panoramica della Stagione del Sangue, nuovi annunci e poi Q&A. Season of the Malignant will also be ending on October 17th, so it will be a season transition for players between both seasons. And then we have a bunch of gameplay updates and quality of life updates to actually go through a ton. Se in detta hanno anche se non hanno il cellulare in live, hanno lo smartwatch. 2 hours. Infatti ha detto scusate se ci suonerà lo smartwatch, ha detto. And then we have some news and announcements to make regarding Diablo 4 towards the end. And of course, we have our Q&A. Which we'll be taking questions from Twitch chat, and then I know we actually have some questions from the forums because we had started a forum thread earlier this week or late last week regarding the developer update live stream. Un campionato a parte. Ma ti dico la verità, King Toss, adesso io dirò una cosa impopolare. Io Diablo 4 lo ritengo superiore a Diablo 3, per essere appena uscito almeno. So, I know that we just watched the video together where we talked about the Season of Blood. But in Season 2, the players are going to be confronting a new villain who's begun to surface throughout Sanctuary. Molto diverso, a character named Lord Zir, this ancient vampire who's awoken recently and begun to gather all of these vampiric cultists and followers to his banner in an effort to kind of overtake Sanctuary and achieve his own aims l'orologio non si può togliere. Se tolgono l'orologio esplodono. They're going to meet a new character named Eris. Ok, c'è il nuovo personaggio di Eris, lei la conosciamo già, e questa nuova cacciatrice di vampiri che ci farà da companion durante le quest della Season 2. The past few weeks and months, trying to hunt them down and try to eliminate them entirely. Buonasera, Tenare. She's not having great luck sort of investigating the cults. She needs more help. The players going to kind of enter the picture, but as part of the story, as the players progress through the season, delle nuove quest narrative, esattamente come nella Season 1. Com'è che si chiamava il tizio nella Season 1 che bisognava aiutare? Minchia, l'ho già rimosso, ragazzi. They're going to be able to resist some of the effects. C'era quel mago da aiutare. C'è ancora, perché non è ancora finita la Season 1. Those detriments that are holding back other creatures, which can be really, really cool. But Eris is going to be fairly nervous about this, as she's only ever seen anyone who ends up actually contracting vampires. Ovviamente a noi interessano le novità, quelle di gameplay, la ciccia vera ci interessa. Che ci sia una nuova storia, va bene, ci fa piacere. La giocheremo. This represents this really interesting new character that you'll be able to work with as you're kind of following the quest line of the season. Ma sono side quest as you're going through these things, you'll be kind of going across all the world. I know, Antonio, we talked about how, or rather, we had talked before about che io sappia non rimangono, sono contenuti stagionali e basta. Go into some of those part of the quest line? Non che sia stagionale. Yeah, so we have new dungeons that are part of the quest line. You can explore crypts. There's a really cool dungeon at the end when you are
going to confront Zir for the final battle. Okay, and in addition to that, dungeon da throughout the affrontare. story, you will be revisiting some old places that are a bit different now that Zir's minions have Dei vecchi posti, rivisiteremo vecchi posti che sono cambiati col tempo. Some of the dungeon stuff here. So the new dungeons in the quest line are pretty cool, particularly that finale that you called out, like when you're going to sort of get a chance to, once you've tracked down Lord Zir with Eris and you get a chance to really confront him in his lair. You know, those are some pretty epic moments that we don't want to actually show on stream just now. Spoilers. Yeah, no spoilers for all that stuff just yet. But definitely a lot of things to look forward to. Ovviamente no spoiler, questo è il classico dungeon che ho già visto 250.000 volte su Diablo 4, ma va bene. They kind of are going to meet, they're going to learn more about Lord Zir's plans overall, what his real intentions are for Sanctuary as all of this is going on. So that's kind of like the high level of what's happening in the world. Basically, Lord Zir and his army of vampiric cultists are trying to take everything over, and that manifests in a bunch of different ways throughout the season. But I think the first thing I really want to talk about, or the next thing I want to talk about, are the mechanics, like what you're going to be doing during the season to kind of gain power and such. So we talk about the fantasy of the season, the players basically becoming part vampire during the course of the season of Blood. And part of that comes down to making sure that we have cool vampiric powers for players to collect and use. So what we see here is our vampiric power user interface. È interessante, è una nuova tab, una nuova schermata legata ai poteri vampirici. Into the circular UI above. Minchia, come se già non bastasse. Throughout the season, players are going to be able to acquire up to 22 vampire powers as they play. And these are designed such that they are, unlike in Season 1, where with Wellington Hearts, we had a lot of very class-specific hearts baked in. We tried to make sure that the vampiric powers that players collect in Season 2 are all class-agnostic in nature, so that there's just more combinations and things for players to select from and play with as they're thinking about their build. And yeah, so we have a few of these shown up right here. They come with a few different varieties in terms of the level of power of them, and each of them have a pack cost. Well, I will talk about a little bit more in just a moment. But you see these pack costs listed at the bottom. Players need to acquire a certain armor pieces that have these packs associated with them in order to fuel these. Again, which I'll talk about a little bit more in a minute. Why don't we actually see if we take a look at maybe a couple of these powers themselves real fast. Yeah, so here's one. So players can have a vampire power they get as they're progressing through the season, where they're vaporized and turns like a cloud of bats. And it also makes them unstoppable for a few seconds after they use it at the same time. And it's a way for the player to deliver a new effect that you can get throughout the season, which is called Vampiric Curse. So when you see that red effect above a lot of the creatures that the player is fighting, they're under the effects of Vampiric Curse. And if you kill them while that effect is active on those creatures, you get to steal their souls and bind them to you for a short period of time. Madonna, raga, sta abilità passiva. Non è già abbastanza complicato e macchinoso il Paragon Board. You unleash all these souls, as you can see here, these missiles, like these spirit missiles that fly out and hit lots of different creatures. Già così è un delirio fare una build su Diablo 4 senza seguire una guida. To kind of stack these up and use them to quickly burn down groups you might have to come across as you're playing. There's other cool things you'll get, like there's abilities for based on other companion skill uses and other things where you can we have this where bats will come down. Non lo so, Max, è appena iniziata, vediamo. And then many other powers. Devono annunciare ancora tante novità. Before. There's another one here that is more focused on channeling skills. Yeah, here it is. So when you start using channeling skills, you'll be able to drop this pool of blood around you, which gives you some extra protection. It also enhances all the damage that you deal while you're nearby. So this is going to be able to fire when you're using any kind of channeling skill and enhance those channeling skills. It just gives you a bit more positional gameplay to be thinking about when you're playing into this build. So pretty fun ways for you to kind of maximize and get extra damage rather from a channeling build for a class. Yeah, I think one of the things that's cool about that I like about the Vampiric Curse is that there are a few different things that can trigger it and a few different ways to key off it. And so a lot of these vampiric powers have interactions with that curse. It kind of forms a unifying thread in some ways. Yeah, absolutely. We think it's a really cool extra ability for players to play with, and being able to trigger it in different ways is very fun, we think. So the next thing I want to talk about was actually how you're able to fuel your vampiric powers, those packs I talked about before. Okay, so if you look here in the inventory screen, you'll see that that all of the armor pieces that players are collecting are going to have a set number of packs associated with them. So you see here on the items themselves, they all have these small symbols on the left-hand side. Yeah, underneath them, or rather.
And these represent the various packs that players can collect of the 3 different types. Ma guarda, ma non non sono d'accordo. Ultimately, Al al World Tier 4, you want to level them all up to level 3 to make them strong, a livelli molto alti, and then you want to make sure that you can fuel all devi of those seguire vampire una powers so you can have all build. 5 slotted that you really care about. No, è molto To do meno that, you casual need to di make sure Diablo that you get the 3, right kinds of, paradossalmente. armor pieces available. Diablo You know, 4 è molto the meno packs are casual. only going to appear in armor. They don't appear on jewelry or on weapons, just on armor pieces. But so, and I should say, every armor piece that drops during the course of the Season of Blood will Buonasera, always have Adonis. packs associated with them as well. So you're not looking for items that are going to have. It's not rare in that way. And as the player progresses through the season, they're going to also gain these new items they're able to collect from completing various content types. We'll talk a little bit more about in a minute. But these allow players to basically like Ad esempio, questo oggetto aggiunge un patto di ferocia a elmi, chest, guanti, pantaloni o stivali. Normal items have 3, and then sacred have 4, E ha una carica di 3 Pact of Ferocity. As you're progressing through, you can get more of these packs, and you have a lot Poi è more difficile control giudicarla over così, the ragazzi. ultimate Questa è una pack meccanica che andrà loadout on your items provata. as you collect more and more of these consumables. Buonasera, era Modify bello. and Si update your giumpa, items. si giumpa. So we're really Ma excited certo about che si this. giumpa, Great ways to get ragazzi. these are going and completing other, like I mentioned, the Blood Harvest in the video. We'll talk a little bit more about in a minute. But killing Blood Seekers is a way to get these in a really good way. So there's lots of ways to kind of grab these. So that is that's kind of like the very high level. We'll talk more about about like other things you'll be doing to gain those vampire powers. We get to some of the other sections. Sì, devo dire la verità, fin qui sono cose che non mi esaltano, ragazzi, però vediamo. Enemies and things we're adding as part of season 2 as well. Enemy families, le famiglie di nemici. Part of season 2, we actually added a bunch of new monsters. Noi mostri, vabbè dai, questo fa piacere, hanno aumentato la varietà. Will be all throughout the continent. First, we have here our shadow vampires. These guys are not your typical flavor of vampires. Questa sicuramente è una cosa che poi metteranno anche nel gioco base. New attacks. You'll see them Carino. all over the overworld. You'll see them in a variety of dungeons. Sembra V-Rising. Paired with these guys, we also have our blood skeletons. These guys are kind of similar to Sì, era bello, la season 2 è a tema vampirico, infatti si chiama la Stagione del Sangue. Counterplay and techniques in order to defeat them and get around them. So be prepared for that. Yeah, they have like a little bit more area denial baked into their kits, right? As you're fighting some of the blood skeletons. Max, però Yeah, perdonami. you definitely want to watch where you step. Livello when you're engaging with 52 these guys. Yeah. And the vampires have like these cool things where they occasionally drop these Cioè, like io giant sto like, parlando heart-like lumps on the dell'endgame, ground. endgame, And, quello è il livello sometimes veramente they'll alto, be able to Max. trigger E shields lì off Diablo of these 4 things. So è you kinda, più like, change your hardcore di target Diablo priority 3. as you're going through spaces where you have to fight shadow vampires. Cioè a livelli veramente alti, prova a sconfiggere Lilith e poi torna qui e dimmi se Diablo 4 è più facile di Diablo 3. But of course, that's not even the only creature, right? Because there's the man himself, right? Yeah. So we also have Lord Zir. Here he is on his throne. Brooding. Yes. Ok, vabbè, il signore dei vampiri, lui è un nuovo boss. He is the mastermind. You will be facing off of with him throughout the season No, sono and during the end of the nuovi, season. Kalos. He is our Io big non bad li ho evil visti, guy. sinceramente io non li ho visti And questi. Cioè non li ho mai coming visti along with su him Diablo are his 4 lieutenants, questi the mostri. Bloodseekers. Oh yeah, the Bloodseekers. So Bloodseekers are really cool. So Bloodseekers are a new idea in season 2. And the concept here is that, like, as the player has been, is sort of protected a little bit by Lilith's blood in this way. Era bello, non metteranno nuove classi con le stagioni, questo si sa già, si sa già che non metteranno nuove classi con le season gratuite. Le nuove classi arriveranno con le espansioni a pagamento, ragazzi. Non con le, sicuramente non con le stagioni gratuite, questo potete metterci una pietra sopra. Ve lo dico già. Le nuove classi arriveranno il prossimo anno con la prima espansione a pagamento. Sempre stato così Diablo, anche Diablo 2 era così, anche Diablo 3. Non mettono, Blizzard non mette nuove classi con una season gratuita. Enemy rogues, you'll be dealing with enemy druids and necromancers as you're playing, and dealing with their specific like spells and kits that we've created for the season. Ma lo vedi allora, Max? Siamo d'accordo. Honestly, io mica ho detto che sia intelligente, sì, è difficile in modo stupido, assolutamente, però è difficile. And potent blood is going to be the Sei d'accordo con me, Max? through the season. They'll be able to use to basically upgrade powers that you already have, your vampiric powers, and unlock new ones that are available through the vampiric power UI. So really, whenever you find Bloodseekers, you want to take them out because they are first, ma è sempre stato così, ragazzi. Le nuove classi sono a pagamento. Sempre stato così, anche Diablo 2. Le nuove classi con l'espansione a pagamento. We make sure, like, Bloodseekers are
you'll find them in the world, particularly like in Blood Harvest. We'll talk about that again. I keep saying we'll talk about things in a minute, but there are lots of chances to get them to fight them in Blood Harvest. But you can also find them in dungeons and stuff too, right? Yeah, so you can see them in the overworld, but they will also invade you in dungeons. So lui è un grande, mi sta simpatico, anche perché parla di overworld. All over, finding you when you e non di open world. Yeah. So you just as your best Come pass direbbe into il a buon dungeon, you will Asked, have a barbarian jump on you, whirlwind, all trying to slow you down, right? And causing Vabbè, abbiamo problems. capito, ci sono noi Very, very mob fun. e noi boss. So yeah, a lot of new enemy types as part of the new season. So then, I guess next thing is, finally it's time to talk about Blood Harvest. Blood Harvest, okay. credo sia un evento. So I mentioned before that Lord Zir is taking over Sanctuary, and Blood Harvest is really the way that we're representing that. Starting right at level 1, you'll find that Lord Zir's minions have taken over broad swaths of the 5 zones sono in tipo Sanctuary. le maree infernali. And it's going to be filled with like his minions out there trying to like drain the blood from a variety of different people. Eccolo. There's that emergency alert. That emergency alert we talked about. È arrivato l'emergency alert. Bellissimo. There we go. Right. Now Okay. everyone gets to experience this together. And my phone as well. So while these events are active, or rather these activities are active, you'll find Lord Zir's armies like marching across Sanctuary, taking people hostage, taking them prisoner, draining them of blood, and just causing general havoc in these areas where there's like new propping and there's new creatures. There's lots of things to do as you're kind of going through this. So what's the difference between Blood Harvest and Helltide? Sure. That's a great question, Antonio. So obviously there's some similarities to the way that things are working in Helltide. The difference here is that, first of all, it's available right away at level 1, as you're progressing. But also, while these events are active, there's always a Blood Harvest active across Sanctuary at any given time. Like, when a Blood Harvest ends in one location somewhere in Sanctuary, a new one's going to pop up as Lord Zir's forces. Ok, c'è sempre un evento Blood Harvest attivo da qualche parte nel mondo di Santuario. Questa è una differenza rispetto alle maree infernali. Is that as you're kind of going through and playing, you're going to be earning a couple of new materials that you don't get elsewhere. And that is, you're going to be able to earn Bloodlures, which Bloodlures that you'll be able to use. Durante gli eventi Blood Harvest si ottengono dei materiali che non è possibile reperire altrove. And you're also going to be earning these vampiric keys you can use to open like prisoners like cuffs, to be able to open vampiric caches and other things out in the overworld. And one of the cool things about this is that these materials that you're collecting, these currencies that you need to kind of like do some of these activities, these don't disappear at the end of a Blood Harvest. So as you collect them, they stay with you from that point forward. So there's not limited progress in that way. Ok, sono oggetti che rimangono e non spariscono alla fine dell'evento Blood Harvest, a differenza delle maree infernali. So yeah, and then whirlwinding accordingly. But so that's a couple differences. And the other is there's actually another new feature they're adding in Season 2, which we're calling right here, it's called Hunter's Acclaim. And as you do things in the Blood Harvest area, as you're killing Bloodseekers, as you are freeing prisoners, as you're completing new Blood Harvest-themed whispers that are also going to be active in those areas, you're going to be earning Hunter's Acclaim that will allow you to basically go and earn a number of other rewards. Sono sostanzialmente nuove ricompense, un nuovo sistema di ricompense per chi completa i contenuti stagionali. Ma scusate, per quello non c'è già il Battle Pass. So there's a bunch of different stuff in here for players to do. We're really excited to see how they un altro sistema in più. And the Blood Harvest occurs in addition to Helltide, right? Once you progress up into the higher world tiers, you'll still be seeing Helltides. That's absolutely right. You'll still see Helltides as well, but you'll also see higher level Blood Harvest as you get into like world tiers 3 and 4. Awesome. So we got a lot of Bene, nel information here frattempo about ringraziare Season 2, Games but che si è Season abbonato per 2 7 also mesi, has grandissimo, vero some other massivo, components to it postumano, that grazie a actually Games are beyond even benvenuto. just like seasonal stuff. Like Grande, sono contento che riesci a beccarci in people may live. have seen in the video the discussion that we quickly brought up like before the stream actually started, which was about the new bosses. Questa settimana streamiamo praticamente tutti i giorni tranne il weekend. What the new endgame boss system is going to be for players that do want to kind of experience that. Yeah, absolutely. So tu dici che tipo Wizard World di GV2, this is content we're adding to the Eternal Realm as well. Devo dire la verità, tutte le cose che hanno annunciato finora But there's actually, I think I have a handy chart, a very design chart to show tranne i nuovi mob e i nuovi boss, quello sì mi interessa. Questo launch content progression. We kind of look at the content progression of Diablo 4. Ci sarebbe un bel World Tier nuovo, un World Tier 5. Activities they engage with. Quello sarebbe interessante. Season 1, right? Yeah, in pre-season and Season 1. So yeah, you can think of it in that way.
Yeah, our 1 to 50 experience, obviously you're leveling up initially, maybe you're going through the campaign for the first time, you're progressing through, eventually you get out of World Tiers 1, 2, and get into World Tier 3 after you finish the capstone. Here you get to do, you have higher level whispers to do, you get exposed to Nightmare Dungeons for the first time, you get exposed to Helltide for the first time. World bosses get a little bit tougher, Legion events get a little bit tougher, and we're making some changes there as well. Qui è come and then funziona eventually you get into World Tier 4, now you're getting your ancestral items, and you continue to move on through Nightmare Dungeons, and you continue on through Helltide until eventually you go and you confront Echo of Lilith, potentially, if that's one of your goals for yourself. Vedete che al momento c'è troppa poca roba. That's kind of like what we had in place right at launch. Not even thinking about Season 1 necessarily, but that's like what the end game sort of looks like. It's a lot of Nightmare Dungeons, a lot of Helltide, right? And we've heard a lot of feedback from players, and also from our experiences playing the game, that players are looking for more milestones, they're looking for more goals, they're looking for more things to farm, ways to make their characters powerful. So there's some big changes we're making as part of the Season of Blood, and we can show that here. Ecco. So now, when the player gets into World Tier 3, there's 2 new bosses for them, or 1 returning boss for them to go and engage with. The first is Echo of Varshan, our good boy Varshan everybody loves, is going to be back in Season 2. Purtroppo non c'è World Tier 5, in order to kill, to get various craft materials they can use to summon other bosses later, but also specifically to get uniques that only drop from Varshan. So every one of the bosses that we add as part of the Season is going to have their own distinct loot list associated with them. With unique Echoes items of Varshan, and The Beast in the Ice, Grigoi, the Galvanic Saint, più difficile, Lloyd Zir e poi Duriel. Now on this board here, you can see that Cazzo, è nato l'incubo Duriel, direttamente da Diablo 2. So if you want to go hunt Varshan, you need to go complete Whispers. There's chances for you to find Madonna che roba complicata. They have rare chances to occur, and you'll also be able to get these new per fare quel boss devi prima fare quello, completing Whisper bounty turn-ins. So when you go and you get your cash reward at the end of a Whisper run, there's a chance for you to have one of the pieces that you need to summon Varshan, reconstitute him. Questa è roba sostanziosa, palla. Questo per chi gioca a Diablo, questa è roba grossa. Questo ti cambia, questa è roba che ti cambia l'endgame. Bisogna capire come. There's an entrance down in where you're able to fight some awesome malignant creatures. No malignant hearts dropping, but malignant creatures certainly down there. Questa è la cosa più interessante che abbiamo visto finora, sì. Questo cambia tutto, bisogna capire bene come, ma cambia tutto. To be able to summon Varshan back from the dead to fight him for the special loot that he has. Sì, è possibile che giocando sarà tutto più semplice, visto così sembra un casino assurdo. The new art for some of these characters in just a moment. But this is a new, very lightning-themed boss that players will be able to go and engage with as they complete Helltide content. Questo è positivo. Peccato per l'assenza ancora del World Tier 5, probabilmente lo metteranno con la Season 3. Però considerando che la community lo chiede a giugno. Something that might be worth pointing out. While we're not talking about the elemental resistance changes until next week when Adam comes back with Charles and they talk about all the class changes and itemization updates that are happening as part of the season. It's worth pointing out that several of the bosses in this chain have they are very elementally themed in terms of their attacks. So you should be looking for lightning resist explicitly if you're trying to farm Grigwar, and you'll be looking for cold resist to find from the Beast device later. So we'll talk about that. Ovviamente ogni boss avrà le sue resistenze, quindi ad esempio The Beast in the Ice avrà resistenze molto alte al ghiaccio e al freddo. So now we're talking about World Tier 4 for a second. So you got into World Tier 4. Echo Varshan is now still available for you to fight in World Tier 4, where he drops ancestral versions of those same unique items. Quello non lo toglieranno mai. The Galvanic Tutti i Diablo funzionano così. To fight to get ancestral versions of those unique items. So a me dispiace per chi ha acquistato Diablo 4 non sapendo questa cosa delle season, ragazzi, però tutti i Diablo fin da Diablo 2 sono sempre funzionati così, col sistema stagioni. Who is a new level 100 boss that we're adding as part of the seasonal experience, who has a chance to drop unique items as well as a low chance to drop uber unique items. So what does that mean, in terms, when you say uber uniques, a lot of people go low chance, there's already a low chance, so what does that mean for a player for uber uniques now with this new system? That's a great question. You will absolutely know people that have uber uniques after this goes live, and there's a way for you to farm them specifically from going after Duriel, right? It is still not every time you kill Duriel, you're gonna get an uber unique item. They are still very rare relative to other item types. But it's not like it was in the past. You're going to see people in your clan that have uber uniques. You're going to know people that have uber uniques. You have a way to hunt for these, right? In this world.
So that's a really, really big push as part of the new seasonal program. Now, there are the two other bosses that I didn't talk about too much. The first is the Beast in Ice. So the Beast in Ice is a new boss that you can go and summon after you start completing Nightmare Dungeons higher than Tier 30. So Tier 31 plus Nightmare Dungeons, 85-ish monsters and so on from there. Sempre stato così, Diablo ha sempre funzionato così, ragazzi. Detto questo, se non vi piacciono le season, basta non giocarli. You'll be able to use to make a new special Nightmare Dungeon. Esatto, Edo Picca. I never asked for this. So that is the way that you're able to summon forth the Beast in Ice. Dicendo, ho perso il filo, raga, francamente. They've got some really, really potent items as well. And then lastly, for the new boss we're adding with the season, is we talked about Lord Zir already. While you will be able to confront like a story version of Lord Zir as you go through the quest line in World Tiers 1 and 2, there is a much more difficult, challenging version of Lord Zir that you'll fight in World Tier 4 once you're ready for that content. And you'll be able to access and summon forth Lord Zir this way as you kill world bosses in Season 4 and as you kill... Bella palla, buon appetito. Season 4. Buona as you kill world bosses... Yeah, I know, I really am. As you kill world bosses in World Tier 4 and as you complete Legion events in World Tier 4, you'll be able to gather these materials forward and bring them to go and summon Lord Zir. So a couple extra things to kind of call out here. Actually, why don't we show? I think we have video of these. È interessante, ne parleremo meglio appena arriverà. Ah, ci sono le nuove meccaniche. Cos'è? Un jumping puzzle? For the first time. Very excited for players to go and do that fight. The Beast in Ice in his new lair, and of course. Eccolo. Allora, questo ovviamente Duri è quello di prima, Beast in the Ice, e quello prima è il primo è Gregoire. We don't want to show off the boss Madonna, fight Duri just yet, ogni volta fa più schifo. Ad ogni volta che lo rivediamo fa sempre più schifo. But one other thing c'erano caffè latte le season di Diablo 2 assolutamente, magari non al day one, nel senso non nel 2000, però poi sono arrivate, le hanno messe le season su Diablo 2 assolutamente, ci sono ancora oggi, tant'è che settimana scorsa è iniziata la season 5 di Diablo 2. But you can also trade Abbiamo these pubblicato una news su MMO.it. So if you've got half the things you might need to summon Varshan, but you don't have the other half, you can go on trade chat and try to find the remaining components. Spend the gold necessary to maybe exchange for those things. Allora, parliamo di boss in game. Summon the boss that you need. And also, as you collect these materials, you realize you may have farmed the materials that you need to summon, and you got the items you're really looking for early enough. Now you have a chance to go and take those and maybe sell those off. To make a tidy profit for yourself. Arriveranno anche nuovi eventi, nuovi contenuti nell'area esterno, ma quelli li metteranno con le espansioni, ragazzi. All 5 of these bosses have unique loot tables. Yes. That have come no, caffè latte, assolutamente. C'erano le season, ma ripeto, ci sono ancora oggi le season su Diablo 2. Poi ripeto, magari non c'erano al day one. Però raga, che esistano le season su Diablo 2 è un dato di fatto. Se non mi credete, cercate Diablo 2 Resurrected Season 5 appena what we're seeing iniziata. here is just some of the kind of almost exclusive items that you can find off of some of these bosses that stiamo avendo un po' di nuovi oggetti, nuovo loot. But then Joe have certo, ma arriveranno, non ti preoccupare King, che arriveranno anche i DLC a pagamento, anzi Blizzard ha già confermato che arriverà un'espansione a pagamento all'anno, quindi ogni anno un'espansione assicurata. Yes, you will find people and know people that and may find yourself an actual Uber uniques with this season. Ma ripeto, caffè latte, and going forward, non because c'erano al again, day this one, is in Eternal Realm, però and sono this arrivate, is in every season going forward, and we'll be non mi adding ricordo more to esattamente it. quando è che And I know a lot of people have been asking about Wikipedia, unique items però, and hey, are there raga, going to be any future esistono changes le for unique season items? su Diablo I just 2. want to note, because ripeto, we have non been nel talking 2000, about nel 2000 the stream on October 10th, 2000 ovvio where che non that c'era. stream where we just have a lot to talk about today, so we're actually splitting up the streams. But on October 10th, we're talking more about class balance changes. We're also talking about unique item updates. In fact, nearly every unique item is getting some sort of update in Diablo 4, and we're actually going to be talking more about that on the 10th. So these unique items are obviously going to be, big things to actually kind of hunt for players
when they are fighting these specific bosses. So there's a lot of stuff to talk about today. A lot more to talk about on the 10th. And of course, we're also going to be talking about Resistance is more on the 10th with Adam Jackson. Se ho capito bene, le stagioni sono iniziate con la patch like, I know we have like 1.10. crit, vulnerable, Comunque and si parla di power tipo damage that's also 15 getting anni fa, kind of adjusted Yeah. and tuned, kind of what we mentioned in prior streams. So that will all be happening on the 10th. But we got to hear a little bit about the bosses here. C'erano, Now we ragazzi, do se want non to mi talk about credete, some of the cercate su gameplay Wikipedia updates and some Diablo changes 2 that are e ci coming sono... to Diablo 4, which is a huge magari non ve le list that we ricordate, actually do have. No, c'è anche so it's gonna l'originale, take us ragazzi. Be prepared. We got a lot of Ragazzi, guardate slides su and a Wikipedia. lot to discuss here. But Fate il fatto che non c'entra, we do adesso want to kind of jump right into them. So dovremmo seguire la live dedicata a Diablo sure. 4, quindi non And a lot of c'entra. this, Però, and I do want to raga, like le preface a lot of this is le based LAD off of c'erano anche su things Diablo we've 2 heard within the originale. community feedback. Se non mi credete, And also guardate su just changes Wikipedia, that we conferma. most definitely wanted to make to the game to make a better C'erano experience come le for players, season. especially as we were going through preseason and season 1. So, Joe, do you want to kick us off? Yeah, and so we can see I'm going to talk about Scroll of Escape here. I just wanted to mention we were seeing some of the images of sort of mount and some of those item art. Oh, yeah. Those are also new cosmetics that are exclusive ragazzi, il fatto che voi non ve le ricordiate non vuol dire che non ci fossero, That's Che correct. cazzo. Yes, these are exclusively dropped Dai, from su. the various bosses that we're talking about in Season 2. Comunque, Yeah. bene, abbiamo epurato il mistero. And these Torniamo a will- concentrarci su when Diablo we say 4 eternal perché seasonal, we mean that these are going to persist. teoricamente stiamo persist seguendo la beyond live di Diablo season 4, That's non correct. di Yeah, Diablo these 2, bosses aren't going ragazzi. to go away at the end of the season. We want to add more things for players to do once they get into these World Tier 3 and 4 content tiers. There's more updates we want to make to existing content types. We'll talk about some of those things today. Yeah. But there's a lot more planned. This is sort of like the first step in like creating more interesting activities for players as they get into World Tier 4, especially as they're thinking about level 100, especially. Chi There's more fun things for players to do. Ti ho detto qualcosa? More for an endgame. Yeah. All right, let's talk about Anche Scrolls of perché, Escape. ragazzi, io vi ricordo It's sempre been che un a little conto while sono le coming, opinioni but Scrolls of Escape personali will e i now gusti be consumed personali, che sono molto belli, ognuno può avere i propri you gusti. disconnect Un while altro you're in conto sono i combat. dati di fatto, Because che this is a le consumable LAD item, ci fossero, le stagioni there's, LAD ci we fossero feel già pretty su good Diablo 2 about è the un fatto. case where E people non are, è che ognuno, and disconnecting non è che on ognuno purpose. può You're avere la still sua gonna consume that opinione, item. è un fatto So, che c'erano già le season su we feel Diablo pretty good 2. about this change, and it always sucks to die to a disconnect. Poi si può in discutere, se uno dice a me piacciono, a me non piacciono, quello si può in discutere, census, ma che which ci are fossero è the, un fatto. wide Comunque, version of miglioramenti Orchard, of course, generali, Scrolls of will now grant a Escape. bonus to Ah, questo experience, quando un and they will giocatore persist si through death. disconnette in combattimento. Ah. Now this is a big one. Poi c'è l'incenso che garantisce We un have a bonus bunch of different all'esperienza e experience persistono changes anche that dopo la we're going morte. to go over here. I bonus You're gonna see a few all'esperienza different sono references to different moltiplicativi experience con i changes. bonus al World Tier. One of the Ok, things, quindi and if you're staccano. playing Season 1, you'll Bene. notice that we did make some adjustments to experience in Season 1 as well. Ragazzi, il That's fatto sort che voi of, aveste all this is quittato sort non of vuol coming dire che non ci together fossero. C'erano e come with le some changes season to su Diablo 2. how experience is calculated in terms of which things are multiplicative. So Almeno così non the si way può this will dire work che is è in stato general, Diablo you've got 4, different no? kinds Perché of io anche lì experience leggo un bonuses. sacco di So robe. you've got Vergogna, maybe a Diablo bonus 4 è from quello che ha iniziato le incenses that we season. just added, for Raga, lo example. faceva già Diablo 2 You've got 15 other anni experience bonuses fa. maybe from seasonal blessings. These are going Anzi, to nel add together 2003, in a bucket 20 anni and then fa, be 20 multiplicative anni with fa. your World Tier bonus. This 20 means anni that fa. these experience bonuses will be much more impactful in Season 2 than they were in Season 1. In fact, cumulatively, as I said, there are a number of different experience bonuses here. And cumulatively, your time, compared to Season 1, Poi mi rendo conto che molti non lo sapevano perché Diablo 4 ha venduto talmente tanti milioni di copie che è arrivato anche a un pubblico molto casual che non ha mai giocato un Diablo. E quindi tante persone non lo sapevano che c'erano, che sui Diablo c'è questo sistema di stagioni. Well, you Però, know, we found that Season 2 is really about, è così we la just verità. talked about all of the boss changes that add more content to do as you're leveling up. We also want players to be able to get to level 100. It's a goal that many players set for themselves. No, milioni and it di should be an copie, ho achievable detto goal. di Silma. Beh, And milioni so di in copie sì, Season 1, sì che li ha venduti. we saw that there were some stato un players who successo were getting commerciale enorme frustrated. Diablo 4. You maybe get to level 75, and you're like, I want there to be more things to do, and this is like, just feels like it kind of slows down, and we really wanted to smooth that over ma anch'io ero un and bambino make da the process piccolo, of certo. reaching that goal, Io giocavo a getting to the Sacred end of the season all'epoca, journey, la feel like an leggenda achievable dell'Alma goal Sacra. for all our players who invest time in the season. And of course, along the way, you're going to be having a lot more cool stuff to do with all of the boss ladder stuff. Yeah, that's right.
Yeah, these good changes. Very excited about this. So, as I said, we'll Allora, talk more 10 about other changes to experience as we go sbloccati, through this. ha detto But skip moving on for the campaign, moment, 2 per ogni zona. Quindi se fate when skip you campaign skip the nella campaign stagione to 2, jump into avrete the già world, 10 as waypoint many players do at sbloccati, the 2 start of per the ogni season, zona. you're going to have Ok. more waypoints Sono that tutte cose start che migliorano la unlocked quality of life. compared to previous seasons. That means you don't have to do quite as much running to unlock waypoints as you're going. This isn't every single waypoint, but it's key strategic waypoints that are related to places that you want to go and are centrally located. Yeah, make it a little bit easier to get around. So like whispers that are in rotation as you're like leveling up your character initially. Yeah. Yeah, and there are some other changes. There's kind of a suite of changes. You know, I was just talking about a number of changes to experience. There's also a suite of changes to sort of town efficiency, and this is the first one we're going to talk about some more in a little bit. This is a big one. I know this is one that's close to Joe's heart in particular. Renown rewards will now persist between seasons. So what this means is that when you create a new character in a season, you can still earn renown. You can still do side quests if that's something that you enjoy doing. You can go and do strongholds, you can do all Scusate, of devo those rispondere a un content messaggio. types. Comunque, But all Renown of the Rewards, le rewards ricompense that are alla associated with reputazione. Renown will Adesso persist. persistono So, tra le if you have- stagioni i and you nuovi don't have to, personaggi. you're Benissimo, not going to ma have to questa è una log in on a figata, different ragazzi. character or anything. Like any Certo, reward that you've claimed, if non you è claimed una it roba in, clamorosa, però pre-season, anche questo è on un Eternal, miglioramento alla in quality of season one, life. Stanno on any character, aggiungendo you're un gonna sacco have di that piccoli reward miglioramenti alla quality of automatically, life, però un when you miglioramento go- qui, when un you create your new miglioramento lì, un character in miglioramento season su, un 2, and this miglioramento giù, applies alla to fine all of those alla obols, fine il it livello è applies molto to, alto. skill points, Potion upgrades. potion upgrades, all that stuff. Yeah. It's just nice to be able to start a new character and not feel like you have to go do every single side quest over again to get Yeah. all of the stuff. Yeah, you know, and this is something that's it's a really good point, Antonio, because Lo when so we ragazzi, are io sono talking about d'accordo these con general voi, quante volte improvements, l'abbiamo detto what Yaskez, these anche a noi came sarebbe from piaciuto is, se Diablo 4 a fosse lot, stato like un us, vero MMORPG. the dev team Però playing non the lo game, è. and I think Joe mentioned this before, Non but it's possiamo really pretendere important. che il Playing the gioco game sia and then qualcosa reading che non è. feedback from players, feedback on Diablo social, 4 è feedback, vero che è always online, è vero che è un game as a videos, service, everything, però rimane un and action really RPG looking at like what are slash players asking isometrico for, where are there come places i where we suoi can make the game more predecessori. fun. Non è un You know, we talked MMORPG. back in season Anche one, se like, our goal is to tecnicamente continue making the game more fun for è uno players, right? shared And so world. this is really sort of the Un result of mondo that. condiviso. Yeah, absolutely. I think questa making comunque sure è that una, players have una cosa more positiva. choices when they are able to log into their seasonal character right away and not feel like they've got this oppressive goal. Ma of non needing to, like, credo, completely Edo fill out Pic, their per la renown in order to direzione in play cui stanno optimally for the andando, season. stanno continuando a I think puntare it's su really, questo really sistema healthy di and good for the stagioni, experience. I'm really excited for players to nuove be able to, like, stagioni just ogni be able 3 to carry mesi these più things over with their un'espansione characters. l'anno. Now, you're not going to need to log in like you did last time when we made changes in the past. Now, like after you've claimed these rewards in a previous character, you're just going to have them on the future characters. That's right, yeah. And I was going to say the. I disrupted your flow. No, no, it's all right. train of thought Let's go to the gone. next. Let's go to the next bullet. Overworld monsters, yes. So this Ecco, relates to another change. We're gonna talk about it a little bit. Monsters, But quindi Overworld monsters will ci now sono match your player level. World Tier in 3, World World Tiers Tier 3 and 4, 4. i mostri I know that, nell'Overworld, you know, nell'Open this is World non in stanno... pre-season it worked this way. Ah, ok, non And we scalano ran più al into livello del some, giocatore dopo il livello challenges 55 with, e dopo the il game livello not feeling like you were getting 75. upgrades that really felt powerful. Interessante. And players rightly called that out. Like, Quindi look, I want to get powerful new items, and then I want to smash rivedendo monsters. Yeah, And you want that's, to feel more powerful. that's when really you core level part up. of the questa loop. cosa So this del change, level scaling dei mob, che è makes stata these molto monsters criticata da on tanti, par da tanti with your giocatori. level. This is based on Da noi in looking, primis. reviewing season 1, but it's coupled with some other changes that make sure that it does feel meaningful. È and vero powerful, che and Diablo not just Immortal feeling like, paradossalmente è I'm un just sort of playing catch MMORPG, up. è Yeah, we'll talk about that a little stranissima bit quella more cosa, later on. GameSquid, è stranissima quella cosa. And of course, Peccato che sia un at gioco the di end of me. season 1, your Peccato, cazzo, season 1 poi tu character una is going to merda. migrate to the Eternal Realm, and so we've added 2 additional character slots. Allora, to make sure due that, slot you have plenty of space aggiuntivi per i personaggi. Yeah, and one thing I do want to Va note is bene. like when Grazie. characters are migrating from season Quella 1 roba to effettivamente Eternal è Realm, we assurda actually in have script, all that information that's going to be posted immediately after this live stream. We have a huge blog that will be essentially talking about everything related to season 2, and so all the details about how that actually happens, how that works, will be in that blog. It works very similar to like if you play Diablo 2 Resurrected, you'll know exactly how that works, and it's very similar to that. But all that information will be on a blog afterwards.
Yeah, So. we'll go into detail about what happens with your items and how they carry over. Yes. And, yeah, lots of great info there. Okay, so next I think we have towns. Yeah, towns and vendors. Yeah. So a couple things we've changed here to make towns a little more efficient, and that's like really a focus of ours as we kind of move forward. Scusate, sono mutato, volevo dire, tu spenderai per il Battle Pass King Altos. Mamma mia, che coraggio. No, io non spenderò neanche €1, sinceramente, per il Battle Pass. Io aspetto le espansioni. Spenderò per le espansioni. Season Pass, me lo faccio gratis. Allora, l'occultista è set up shop by the tree. Adesso metteranno un occultista presso l'albero di sussurri. Ok, più comodo. Le stash i forzieri sono stati aggiunti a tutte le piccole città con waypoint, che hanno un waypoint, e poi sono stati aggiunti dei forzieri aggiuntivi alle città, alle capitali vicino ai vendor più importanti. Ok, vabbè, sono tutte piccole cose, però vanno ad aumentare la quality of life. Questo è il latore di curiosità, che adesso ha un negozio più vicino ai waypoint, cioè è più comodo. A Chiovasciad, Zarpinzek, Bar 2 già cool. Ok, quindi cambia casa il latore di curiosità. Mettono nuove stash. Oh sì, Deo, grazie. Mi ricordo che ogni volta bisognava salire per andare nella stash, di una scomodità. Comunque sì. Purveyor has become more social. Beh, sono utili comunque questi quality of life. Ripeto, sono tante piccole cose che sì, saranno piccole, però si sommano alla fine. È comunque positivo, cioè sicuramente è meglio che ci siano rispetto a non esserci. Because we've heard from La players like, direzione hey, è spending quella time, giusta, they poi spend a lot bisogna of time in vedere. town, obviously. Certo, io sono d'accordo con voi che ci vuole più ciccia, questo nessuno lo nega, però quality of life comunque è positivo. Altra cosa, non ho parlato delle resistenze, io ho quittato perché mi ero rotto le scatole di saltare per aria ed essere perma stunnato. È confermato che il fix alle resistenze elementali arriva con la Season 2 Games Quit. Quello era scandaloso, ragazzi, il fatto che le resistenze elementali siano state rotte, buggate per 3 mesi, 4 mesi. 4 mesi. Però è confermato che il fix con la stagione 2 le fixano. A platform known as X, formerly known Did as he make a Twitter. post? He made a post, not a tweet. Not a tweet. That's a different post. thing. Yeah. And we've had a lot of people ask about this ever since that post, and we mentioned that it'd be something that's coming in season 2. So do you want to go through all our changes come from mounts? Yeah, let's take a look at them. Esatto, quando farmi all'engagement ti fanno risparmiare un bel po' di there are a number tempo of changes queste to quality mounts, of but life. I want to call out that the one that players Allora, le and we mount, feel is ok, the migliorano most anche le mount, significant here meno male perché is erano just un that po' they're going to get scomode. stuck less, right? So Hanno when you're migliorato il trying to turn salto, your mount like in a tight corner or you're trying to navigate through a adesso narrow con la space, Season 2 sarà the mount meno is, probabile che le gonna mount restino much less incastrate frequently, nello come to a dead scenario, stop or che effettivamente slow down erano un driven. po' And part of that as legnose le well is, mount, sono tuttora un po' legnose, migliorano anche le can jump mount. over Bene. regular jump traversals just like your player, but we're a little bit finicky about it. They so were very fast. I think some people didn't. In practice, they didn't Beh, la always, stash c'è al day they one didn't always, they were a Games little bit too Quit. scared In che of senso la jumping stash over doveva esserci al traversals. day So we one? fixed that. Il forziere It's c'era much al more day smooth one. now, so a lot Stanno less semplicemente dismounting if you're traveling migliorando around the world. la quality of life, però And forziere c'era we già also al day increased one, the raga, di base cosa stiamo movement speed of parlando? mounts. This means Allora, that hanno traveling in aumentato a il town, movimento, for example, will be la faster. velocità di movimento base We del didn't increase the 14% per top tutte speed le of the mount. boost, so, La the velocità maximum boost massima speed is rimane still the same, invariata. but your base movement speed unboosted is going to be 14% hanno migliorato we also made a change, and this l'uso is di mouse one e that, tastiera, il that, controllo delle mani players con point out. mouse e We have a- tastiera. we have sort of Il boost alla a cool- velocità I aumentato think del it's like a very 50%. cool Non so cosa system sia for Spur. allowing the mount to Io have il gioco in analog italiano, control with quindi mouse and Spur non lo keyboard. conosco. But, Credo che sia the consequence of this is that lo sprint, it no? was sort of Il finicky. You boost really della had to have the mount. mouse Adesso cursor lo at the sprint edge della of the mount screen to rompe get le full barriere, speed, spezza and, le barriere, if you had a le little bit barricate dei nemici, farther away, you insomma. kind of felt like
well, am I actually at full speed? Like, so you really felt like it has to be at the edge of the screen at all times, because of course when you're riding through the world, you want to be going as fast as you can. Ok, right? il boost della mount, confermato. So we made Allora, a il boost change della here. mount We adesso didn't, we rompe le didn't barricate remove, dei some players have nemici. suggested like, let's just make it binary. I should be at full speed all the time. Sì, sono but we made d'accordo a con Fino change agli Occo. Se that ragioniamo sul makes it, fatto, the dovevano cursor esserci is al day much more one e non generous finiamo about più. allowing you to be at full speed. Anche in Diablo 3 tante it's cose about, dovevano half or so avrebbero of the dovuto screen. esserci al day one, Beyond ragazzi, that, però it'll non be at full c'erano. speed. So you Cosa really have dobbiamo to have the fare? cursor close to your mount È così. if you do want to slow down, and because it is still handy for navigating around between tight areas. So big improvement for mouse and keyboard users there. Yeah, it just makes the mount a little less, a little easier to use. Esatto, in King general, Gatos. right? Like Adesso le it's barricate si easier to reach potranno that top speed. sfondare You don't con have la to have the mount. mouse as far away Yes. and be planning your path at the very edge of the screen constantly. It's just generally not how people play and when they're moving in the game. Yeah. It's usually a bit closer to their character when they choose their movement options with the mouse. So yeah, feels really good. I think between the faster mount and moving the important things closer to the waypoint, that is the 40%. Oh, that's the 40%. Yeah. that is 41%. Those experience changes are massive. So. Yeah. This is just additive to it. But I think it's a great point because as Adam was saying as well, like town efficiency is also something that players care a lot about, right? Mm-hmm. So I mentioned the speed, the spur. This is your speed boost on the mount. We increased the duration. The rate at which you acquire spur charges is the same. So that means that with the increased duration, you're going to be able to be boosted a lot more of the time. Yeah, way more spur up time. Yeah, quite. It's close to 100%. I think it's pretty significant. Yep. And of course, this is great because those pesky barricades that would previously cause your mount to stop can be broken through, so you don't need to dismount unless you want to. Right. Look at this fancy guarda che in slide video. Just added. Tu stai dicendo cose che io dico da mesi, non da settimane, perché io è da quando provai la prima closed beta di Diablo 4 che dissi, ragazzi, questo gioco è molto divertente ma uscirà in beta, non è pronto al lancio. A marzo lo dissi, o febbraio, quando era stata. Quindi sì, siamo d'accordo, io queste cose le dico da, ripeto, mesi e mesi. Però, one of the things that we were experimenting with is ragazzi, Blizzard ci sente solo col portafoglio, ricordatevi il grande segreto, volete che Blizzard cambi? Votate col portafoglio. Lamentarsi dopo aver speso i soldi purtroppo non serve, perché Blizzard quello sente, di nero. Allora, cooldown, hanno ridotto il cooldown, meno male, hanno ridotto il cooldown da 10-5 secondi per il dismount manuale, per il dismount forzato da 30 secondi a 15 secondi e anche il dismount con le abilità di combattimento da 10 secondi a 3 secondi. Oh sì, Dio ti ringrazio, Deo grazie, anche questa è una cosa se vogliamo minore, però like this is a really cool skill. We want it to feel like players can use it and feel powerful. So this is actually the cool up on it. Prima che usciva Diablo sono molto preoccupato per la varietà delle build. Nostradamus Plinious. Io ero preoccupato proprio che il gioco sarebbe uscito in beta perché era palese. Just get on your mount and if you see attack che era creatures ancora that you need for a quest or for a whisper or anything else, be able to just disengage right into them, and start the fight right away, as opposed to having to like wait. Buonasera Morte, buonasera. I would like make circles. If you have like 2 seconds left or something. So wait, hold on, monsters. I'm gonna do this cool ability. Yeah, just exactly. Give me a little bit. Just wait, it's happening. I promise. Yeah. So. Yeah, very cinematic, but not as fun. Awesome. So I know now. God. Ma questo effetto alla Star Production Wars. behind the scenes, by the way, guys. Yeah, honestly, they're just smiling back there as they make these like crazy Sì, swipes hanno detto un sacco di roba, between Moje. transitions. But we are now going to talk about some changes coming for Nightmare Dungeons. Oh yes. Yes. So we Antonio. Adesso parlano delle modifiche ai Nightmare Dungeon. All our changes here. Finally, this is what I'm here for. This is the moment. This is what I work on. So Perfetto.
Yeah, we have tons of changes for Nightmare Dungeons coming this season. The very Nightmare Dungeon first sarebbero big l'espedizione da change that we incubo, have quindi il teleport is adesso teleporting to ok, a Nightmare benissimo, Dungeon from the il map TP, will il take fast the players travel ai directly Nightmare Dungeon inside the adesso dungeon porta il giocatore instead of to the direttamente dungeon dentro il entrance. dungeon This will invece cut che down on all'entrata del having dungeon. the Questo double per chi load gioca tanto screens when all'endgame you just want to go è una and roba, play è un miglioramento grosso, more, ragazzi. Questo è un like miglioramento grind more grosso Nightmare per chi Dungeons gioca and get your all'endgame. Paragon Era points una up. delle cose più I think this is richieste a dalla pretty, community. this will be a pretty popular change. I think this is something that people have wanted for a while, ever since we first implemented teleporting to Nightmare Dungeons. Yeah, getting rid of this extra load screen, I think, is going to be a huge, huge boon for me. So I'm supportive. Sì, questo Okay, è un and it's cambiamento, funny questa è una enough, modifica what is importante, our, ragazzi. Matt, what is our stream software thing? È estremamente richiesto dalla community. Phoenix. People are claiming we're Eventi, doing this in Dungeon PowerPoint. Event It's hanno actually aumentato so la credit to densità them. dei mostri We could've durante gone gli the easy way eventi out and done nei PowerPoint. dungeon No. e gli All right, NPC sorry for- non get one shot in Moving later. on, back to Nightmare Gli Dungeons. NPC non sono più, non si fanno So più our one dungeon shottare events nei world tier have more avanzati. monster density now. Okay. And also, more importantly, in higher world tiers, your NPCs will no longer get one shot. Buonasera, So they will Esti. not be Buonasera a completely tutti, useless, ragazzi, or the benvenuti. events won't be hopeless when you're trying to defend someone from an onslaught of monsters. Yeah, in general, I think ma i this is TP going to non be è che li great for annunciano just increasing adesso, the perceived Kalaos. efficiency of dungeon events across Ragazzi, the c'è un board. po' di confusione. Right. I TP ci sono You'd be dal like, day you know, my one friends su and I are like, Diablo, okay, hanno well, you know, your soltanto friends and you're gonna be okay. migliorato Like, I'm just gonna leave. la quality Yeah, of life we're looking dei at TP. dungeon events Ma ci a sono lot dal just day one, between come the in seasons tutti i and Diablo. player feedback to make sure that they're fun to play and people want to engage with Ah, them. grande Edo And Pic this is che kind of one of those things linka that we saw. We're like, il yeah, we can salotto degli just MMO start di marzo, il 20 marzo, in cui parlavamo di Diablo 4, io there. dicevo Yeah, so next. We tutto have, quello che traps. adesso, In our dungeons, tutto quello che the si è poi overall realizzato. readability has been improved. Non voglio dire che l'avevo detto, ma l'avevo on the detto. player has Le been trappole, reduced. allora hanno migliorato la leggibilità delle trappole in generale So it e will be hanno easier to see ridotto these, and di more importantly, tanto when you do il get hit by CC. them, you are not Anche questa è una modifica, questa è roba long grossa, enough to where ragazzi. you will just Hanno instantly ridotto, die hanno all the nerfato time. a bestia Yeah, and I wanna- il I CC wanna call che this fanno i out so nemici. but Io players- so che I wanna make tanti sure players are giocatori not si confused about lamentavano this. nei We're not Nightmare just talking Dungeon di about un CC CC, di un on the crowd traps, control right? eccessivo. Right, Ricordo we're il crowd talking about control just CC sono across the board sarebbe from il monsters. Just in come si general, traduce in like italiano crowd your control, CC time will be cazzo? decreased. Yeah, so if I get Se non mi stunned by a viene- Vampire Knight, Vabbè, il crowd control sono gli I'm gonna spend less effetti time che i CC. mob Right, impongono, right. sono, Less time sono gli CC'd effetti, and gli effetti less di time stato in going pratica. back and restarting the Nightmare Dungeon because you died. right? Yeah. And this is really Dopo valuable facciamo with riassunto increased density, Esti, of adesso course, non posso because perché stanno there are more annunciando monsters on roba screen. nuova. Exactly. Stanno there's annunciando a a pretty sprom... extensive amount of changes coming for. Cioè stanno annunciando così, so, debotto when tutto players, e get a adesso chance to non check ci out the possiamo patch fermare a notes fare un and everything, riassunto, facciamo they'll dopo un see, riassunto. the full run through of all the changes that are coming up for CC. Yeah, very cool. All And right. sent What else we like got? quality footage. Silenzio Yeah, un I po' do love cringe, this. va bene comunque. I can't get enough of it. Il CC dato alle trappole, non dai nemici, dici? And also our Sì, Paragon forse hai growth ragione perché è experience legato alle has been trappole. increased. Ok, avete This ragione. sort of Bravo falls in line Bron, with, like, Brond. the 40% Hanno ridotto il CC delle trappole. faster leveling to 100. E in generale You hanno also will migliorato get, Paragon your Glyph Paragon Glyph leveled Experience, a bit che faster, so that è as you are molto leveling vago. up, Hanno your migliorato Paragon l'esperienza scales dei effectively glifi with del it, and you Paragon can feel more Board. powerful faster. Ok. Pronto? That's it, though, right? Oh no, wait. There's a whole other No, section. there's more stuff. Oh, okay. Well, Back then sure. You can't have Stubber. Nightmare Dungeons without the afflictions, That's right? true. Talk about afflictions. So, Close we monsters, have allora, gli a number of attacchi changes dei to mostri some of our vicini da afflictions. dietro We're adesso constantly causano looking at these and vulnerabilità. evaluating player E feedback. il danno da The vulnerabilità first è one up that I had to aumentato talk di about is X%. backstabbers. So what it used to be was when a monster attacked you from behind, it just did a set increase in damage, which led to a lot of cases where players were getting one shot, right? So we changed this so that the close monsters attacks
from behind will now cause you to become vulnerable. Di One ne parliamo dopo, Gaz. Dopo, finita la live, torniamo su New World. Finita la live su Diablo 4, torniamo su New World. Per il clan al momento nessuna novità, Moge. Ancora niente fino a sulle This gives you a little bit more opportunity to have a bit of counterplay. It's not just all of a sudden like you're dead. You can play around this. You can react to it. If you manage to make a mistake, it's not the end of the world. You can strategize and pivot so that you don't end up just immediately dying. Yeah, I mean, just that vulnerable condition there does give you that opportunity to sort of see, like, actually, look, yeah, my health globe is cracked now. Yeah, okay, I need to be more careful as I'm getting hit, because creatures can do a lot more damage to me while I'm in this state. Right. For monster critical resist, now the monster attacks reduce the damage of your critical strikes for 3 seconds. And then this also gli attacchi dei mostri riducono il danno dei tuoi danni critici per 3 secondi del X% fino a un massimo di Y%. To play around it, and it's not just completely nerfing your damage the entire time. Yeah, I mean, people would avoid this one, this affliction particularly, because it was a massive reduction in damage overall, because you didn't have any control over it either, right? Right. And just in general, what we want to avoid are afflictions that are instant salvage. Right? We don't want you to look at your sigils and say, oh, I don't want to play that, and then just toss it every single time you see it. So this is sort of like a greater effort to make this a bit more fun, so you can see it and know that like it's going to be more difficult, but not unplayable. Right. Death Pulse. So we made some changes to Death Pulse. Death Pulse, non so now cosa sia we prevent in the italiano. Death Pulses from monsters that already have death explosions, like the lunatics. Ok, quindi i mostri che già esplodono alla morte, quei mostri che già esplodono alla morte non faranno anche Death Pulse. You don't have to worry about an entire dungeon tile filling up with just death explosions that will one-shot you. This is such a great change. So many times lunatic explodes and I'm like, all right, I'm all good, and then I run in and I'm like, no, the lunatic more explosions. Yeah. And we're good. There we go. Lightning Storm. Being shocked while in a bubble grants 35% bonus movement speed for 5 seconds. Ok. This is a change coupled with the other changes. Quindi un where it bonus only starts with il movimento del when players are in 35% combat, per 5 and it only secondi se starts when you venite have a direct scioccati, tra path virgolette, to the protection bubble. mentre siete nella These bolla. holistic changes were basically implemented to make sure that Storm Lightning Storm partirà doesn't slow soltanto quando down il giocatore your è in Nightmare Dungeon combattimento. exploration. What we were saying a lot Ovviamente qua il was problema è che io sono players abituato wanted to ai get nomi through the delle Nightmare spelle in Dungeons italiano. quickly, but when they had Quindi Lightning Storm, they had to like sta stop, tempesta run di backwards, fulmini. go hide in the Partirà bubble, soltanto quando il wait, giocatore then make ha up that lost time, una stop, go direzione backwards. diretta So verso la the movement bolla. speed bonus helps a ton because it helps you make up that lost time faster. And then these other two changes in generale tutte queste mostly sono focus on some of the more egregious afflizioni examples dei where Nightmare like, a Dungeon. traversal Qui stiamo is in between you and parlando the bubble and you di can't get to it in time, condizioni or for some dell'espedizione da reason incubo, it's just a little too far behind you and it's difficult to get to. These will ensure that you know when the lightning storm is going to happen, and you know there is a way to get to the bubble. Yeah, that makes sense. Yeah. And finally, Drifting Shade. The duration of the Drifting Shade has decreased from 5 seconds to 3 seconds, and the respawn time has increased by 2 seconds. Drifting Shade, so che non so come si chiama in italiano, ma hanno aumentato la durata persistente. Hanno ridotto la durata da 5 a 3 secondi e hanno aumentato il tempo di respawn di 2 secondi. Ok, il problema è che non so come si chiami questa cosa in italiano, quindi non so a cosa si stanno riferendo, francamente. Però, vabbè. Miglioramenti in arrivo per i Nightmare Dungeon, ragazzi. Ancora. Obiettivi. Hanno completamente rimosso gli obiettivi di alcuni dungeon. Semplicemente trova il boss e uccidilo. Benissimo, benissimo. Hanno piazzato degli obiettivi lungo la strada critica, cioè lungo la strada che bisogna, quando c'è una strada obbligata hanno piazzato degli obiettivi lì. Quando c'è una strada obbligata per arrivare al boss, li hanno piazzato gli obiettivi.
Questa mi sembra una cosa positiva, almeno hanno tolto tutte quelle cazzate. You can just go in and go straight to the boss. Vai, So ammazza we're il trying boss, out this easy. change. Questo We're è going to see Diablo. kind of how it works with the dungeons that we've implemented it on. And we're definitely keeping an eye out on player feedback to see how they like it. Lui è un grande, ragazzi, quello che parla, il dungeon design, è il migliore. È il migliore, il più simpatico di tutti, almeno non ride in maniera ebete. Finally, hanno migliorato anche il layout di molti dungeon, dicono di averli ridisegnati. Poi modifiche aggiuntive, sono state fatte le modifiche aggiuntive al layout dei dungeon per limitare il backtracking, ovvio. While preventing the dungeons, hanno cercato, hanno rifatto il design, il layout di molti dungeon in modo da limitare il backtracking, ma al tempo stesso cercare di mantenere un level design interessante. A sinistra è come erano i dungeon adesso nella season 1, a destra come saranno nella season 2. Quindi più variegati, ma limitando il backtracking, diciamo. In this first objective here, we had con diversi boss elites that you sparsi needed to lungo il kill. cammino. They were kind of off in the wings, and it created these really bad situations where if you took a wrong turn and then you realized too late that you missed one, you'd have to go all the way back and track that guy down and waste a ton of time. So we moved these objectives to the critical path. So as long as you're just on the main path, on the main loop, you will encounter them. And even if you do make a wrong turn, the penalty for getting back onto the critical path is not that significant. So it's like just less downtime in between reaching these objectives. Se vi siete appena connessi, aspettate un attimo prima di dare i giudizi affrettati. Eccolo, lui è un grande, ragazzi, è il secondo. Antonio Watson, grande Antonio. Tony, sei in grande. I think. There it is. Yes. Poi World Event, allora, Legion Event hanno ridotto il cooldown tra dei Legion Event a 30-25 minuti. Vabbè, sti cazzi. Hanno aumentato il timer da 5 a 10 minuti, hanno fissato un problema in cui il Legion Event è buggato, insomma, nella minimappa. Ok, però io spero che abbiano soprattutto potenziato i boss, perché i boss, i World Boss non possono andare giù in 20 secondi. Ecco, World Boss hanno ridotto lo spawn da 6 ore a 3,5 ore, hanno aumentato il time di avviso da 30 a 60 minuti, hanno fissato un problema anche qui dove il World Boss si buggava la minimappa e inoltre comparirà un messaggio a tutti i giocatori quando il World Boss, quando mancano 15 minuti al respawn del World Boss. Sì, il problema è che dovete tipo potenziarli di 100 volte, non basta. Allora, il fatto che abbiamo ridotto il cooldown è positivo perché, come sapete, per noi europei eravamo degli orari sfigati perché hanno pensato sulla base degli orari americani, però spero che li abbiano anche potenziati, se no è inutile, sinceramente. Buonasera Bomicale, buona. Yeah, it was something that, players have been talking about. Hey, I have a set schedule, or am I always at work when these world boss spawns occurs? So now there's more opportunities for players to end up getting their chance at a world boss, which is really good. Yeah, likewise, we have increased the warning timer. Sicuramente Bomicale con la prima espansione a pagamento cambieranno tante cose. Go plan to go and hit these because again, these have slightly higher drops for the Lord Seer fight, for example, and they still have good rewards attached to them as well. So those are up, and then we also make sure that non è neanche una profezia Bomicale, è un dato di fatto. So again, doubling down, making sure the players are aware. Così come CD Projekt lo ha fatto con Phantom Liberty e insieme ha pubblicato l'update 2.0. Blizzard lo farà con la prima espansione a pagamento di Diablo 4. Allora, attività in game, i sigilli da incubo, Nightmare Sigil. Adesso saranno sempre 5 livelli del Nightmare Dungeon di livello più alto che il giocatore abbia completato. From that tier, from that world tier. So now the way it's going to work is when you go and you turn in all your whispers and you get
Lo so, lo sto dicendo anch'io, Depa, che i world boss al momento sono delle seghe. C'è la gente che se li sola, devono assolutamente bustarli, buffarli. Sono troppo scarsi così. Ma lo sto dicendo anch'io, raga. So I think that's going to be a fun change for players. The next, so I really want to hammer down this. Hanno aumentato di molto, greatly increase, hanno aumentato di molto le ricompense in gold che si ottengono dalle Whisper Cache, cioè le casse di sussurri. Very much emphasize greatly. So if you're looking for gold for your build, whether you're trying to do like a massive respec of your character, or comunque hanno migliorato molte cose in to termini di reroll quality many of more life, times on an item to get exactly the le abbiamo viste assets you're prima. looking for. Cioè obiettivamente la modifica in Whispers Nightmare end up being a Dungeon really great è source of gold importante, for you to la farm modifica as alle you get against mount the enemy, è roba and grossa, remains so as la you go. modifica So it's going to be a alle really big esistenze change for your elementali engagement è as roba you play. grossa. In ottica di endgame è comunque roba grossa, cioè roba importante, voglio dire. Here we've also made sure that like Whisper turn-ins, for all your bounties and the Helltide caches, the XP rewards from those moments are much more substantial in this point. We're okay with the idea Hanno that, aumentato sostanzialmente l'esperienza che si ottiene dai sussurri e dalle maree infernali. We want to make sure that Whispers and Helltide features in particular are brought up to feel that they are more competitive with Nightmare Dungeons. But now that there's also the addition of these summoning materials that you need from these content types, there are also other rewards, and then even gold from Whispers. There's other rewards you're going to be getting at the same time. So while experience from Whispers guarda, is come really dico sempre, la dramatically Step really great, aspetto particularly che on the esca e 150, poi lo comprerò especially level up you have sicuramente. in the L'avevo past. già provato There are advantages quest'anno, no matter sì, which way inizio you anno, wanna che go. c'è una beta, l'avevo già streamato. Però And aspetto then, che esca da lì gli some minor things here. So Comunque, Whisper Whisper caches Cache were to granting the item items slot from of the that cache, reward moment that weren't always tied to the item slot che le associated with casse the dei cache. sussurri We've gone through adesso sono affini all'item slot so if you go and you della open cache. a Mi boots sembra cache, ovvio. then you're always going to get boots from that cache. So that's going to be Sinceramente changed. pensavo che fosse così anche prima, si vede che era buggato, vabbè, fixeranno questo bug. It shouldn't be the case anymore that Comunque, you end up opening a two-handed weapon cache and you just get a ring or something along those lines. And then also, Helltide chests now also have specific icons on the map to indicate their type. So if you're trying to figure out exactly where chest, could be found, quindi where i you could find forzieri light weapons or whatever delle else, maree it's a little bit infernali easier to find those avranno things delle from the map specifiche level as icone you're sulla looking mappa around. per indicare So il yeah, some tipo good changes di for chest, endgame activity appunto. stuff there. All right. Next, we got some UI and UX changes. I know that we're. Lo so, ce lo consigliate sempre la Stepok, ragazzi. Joe. Quando arriverà il suo momento porteremo anche la Stepok, non vi preoccupate. So, allora, in termini di UI e UX, have been cioè able to l'interfaccia mark items as junk, e user experience, for a while now, and adesso you gli can, oggetti possono you can- essere once an item's marked as marchiati junk, you can come actually sell all junk in your preferiti inventory, o which is pretty come handy. junk, quindi But, merda, spazzatura da it's really vendere sort of, direttamente some dall'inventario o dal players have forziere. different ways Gli oggetti that they want to manage preferiti, their quegli oggetti inventory, che vengono they've got players taggati who are like, come "I wanna go back to preferiti town, non and then I possono wanna do essere all this, venduti né or I wanna do riciclati. it in the field." Un po' come i And so we want to preferiti, provide sapete more che anche in flexibility Starfield for o in players Skyrim who like to potete manage their salvare inventory degli in oggetti different nei ways, preferiti. Ecco quello lì. to do that. So we've added the ability to favorite items. Anche and questa, of course, ragazzi, sarà this una cosa da protects from poco, però è situations where you might positivo. accidentally In termini di salvage or quality of sold an life, item questa è una that, cosa that positiva, you guys really comunque. When you use the sort button in your inventory or in your stash, the aspects that have the same power will now be sorted Aspetti together. So that estratti con lo stesso potere leggendario ora saranno gruppati insieme nell'inventario e nei forzieri. This one is a little bit Sì, va subtle. bene. Ma So when you're però looking scusami at una cosa, the affixes Depa. that are listed on Ricordami an una item tooltip, cosa. so maybe you have Su Diablo 2 strength and crit chance, something like originale that. c'era già il loot Sorting of filter those o il loot affixes filter is lo now aggiungevano, consistent within diciamo, the le type of mod. affix that it is. So if you have two items that both have strength on them, the strength Io is non going mi to appear in ricordo the se in same Diablo 2 location originale vertically in c'erano the già list il of loot affixes, filter. which makes it a little bit easier to evaluate when you're comparing two both of them. items to each other. Exactly. And a dungeon map tooltips. This is, I know, Adam, this is one that This is one I like. As soon as I saw this, I was like, oh, thank you.
Thank you. So they'll now display, when there's an active whisper, they'll now display the aspect name and the description. It's no longer hidden. Il loot filter nell'originale non c'era. Everyone's got a like ma one allora or lo two vedi, Defa, things in scusami, particular that ma are allora fairly ma allora like small ti in isolation. They're like, perché oh, dici? thank God that thing is like that one thing got updated, which is great. We're excited. Scusa, e dici Diablo 2 nel 2000 aveva più quality of life. This is a really cool one. Sta roba. You can now search Poi and dici filter your no, stash. Diablo 2 originale non aveva loot And I think we filter. have video of this. This includes text search. You've got a bunch of different Fermo filters. lì, che cos'è questo? Stash can now be searched and filtered. Oh, hanno aggiunto una funzione di ricerca. Anche qui, ragazzi, è una cosa da poco. Sì, ma è una quality of life in più. Io non sono d'accordo con questa negatività. Intanto ho messo in pausa sti cazzi. Io non sono d'accordo con questa negatività. Sicuramente sono cose da poco, però sono cose positive. Non possiamo farle passare come cose negative. È positivo che ci siano. Poi sicuramente il gioco ha dei problemi, nessuno li nega. Text search. Però You've got a bunch of different filters down there. You can filter by item type, item rarity. You can filter by sacred and ancestral items. And then you can see there at the bottom we've got a text box, so you can search for keywords. questa è una and other text, figata, posso dire che on questa è item. una figata. And this searches across, Poi ho capito che il gioco ha problemi, il gioco è gestito male, Diablo 4 ha problemi, Diablo 4 è gestito male, Diablo 4, però possiamo dare a Cesare quel che è di Cesare, o dobbiamo dire che è tutta una merda? Io non ci sto a dire che è tutta una merda, io non ci sto, anche perché io mi sono divertito su Diablo 4 e questa narrazione che si sta facendo solo negativa, completamente, totalmente negativa, io non sono d'accordo con questa narrazione completamente, totalmente negativa di Diablo 4. Io non ci sto. Io non ci sto. Poi sicuramente ha dei problemi, sicuramente è un prodotto che va migliorato e infatti lo stanno migliorando. Hanno messo la modalità stream, perfetto, questo mi riguarda ragazzi. Adesso i giocatori possono nascondere le loro informazioni. Benissimo, questo riguarda solo me ragazzi, non vi preoccupate. Comunque, and this is a inaccettabile, one that we've seen a lot of feedback on. Basta con Players questa want to be able to negatività hide continua, che vulnerable poi mi girano poi i status coglioni. effect text, so vulnerable, dodge, fortified. This is an option Il gioco ha dei problemi, sicuramente, è una cosa che va riconosciuta, però Yeah, this is a direct response to everyone Diablo 4 X and other media platforms that will text on a regular per me basis Diablo asking 4 for this mai question. nella vita I è can hide the numbers, but I inaccettabile. can't hide, Mai nella you know, vita 4 to 5, io 4 to 5. definisco Diablo 4 Totally fair, happy to get this inaccettabile. out to players. Mai nella vita. Mai nella And vita. we've added an auto run feature, so you can mai nella vita. bind a key to auto Comunque, run. combat text è un'opzione per then you nascondere il can, testo. the character Hanno will aggiunto run in the l'autorun. direction, that they're facing, the Benissimo. controller or, Alleluia. direction that you, Hanno aggiunto but the mouse l'autorun. where the mouse cursor is located. Beh, So raga, è you Goti. can start È auto Goti. running, Con and then you l'autorun can, è Goti. move Beh, è your Goti con inventory, bring l'autorun, up the ragazzi. map, Di you cosa can- stiamo parlando? Con l'autorun è Goti. Posso premere And block then, num we e have andarmene a lot of, AFK. E oh, andiamo. I don't wanna E si forget può that. anche See, we have so zoomare much stuff, meno la and minimappa. I know- Beh, ragazzi, ma allora è I try to Goti. get ahead of È myself. Goti Yeah, but Diablo let's go to the next 4. section. This one is Incredibile. important. 10 su 10. You know, Antonio 10 was su talking about 10. the improvements to Nightmare Benissimo, Dungeons to help navigate benissimo. through them. This change to the minimap significantly È già zooms Goti, out ragazzi. the Buonasera, base, Stardust. zoom levels in the app, and this will really help Buonasera, players sei navigate arrivato through nel momento towns, clou. navigate through some Diablo areas of the world 4 that e are, Goti. you know, sort of more Goti. dense in terms Non of terrain metaverse. and obstructions, and navigate in dungeons. This means that when you're in a dungeon, you can see more of the dungeon layout that's near your player on the minimap than you could before. Yeah, if you're approaching a fork in the overworld, you're not sure which way leads back to the main trail. Like this is definitely a huge benefit for players. And I know now I can get ahead of myself here. We have a lot of updates regarding items as well Yes, that we do want to yeah. kind of go over. So, Mr. Joey P. Oh yeah, Ma sure. sì, Happy to talk about some ragazzi, things. prendetela, So, yeah, we made prendetela a few con changes. ridere, I know fossero that questi some i things we've problemi already della talked about a bit vita. before, right? But Allora, here, siamo, le you know, gemme, gems no longer drop le directly as gemme non sono rewards. più You know, players dei- earning dei- these delle gem shards, ricompense these fragments, dirette, materials, cioè they non can droppano use più in come order to craft their own ricompense. gems.
Adesso i giocatori otterranno dei gem shard materials, quindi dei frammenti di gemme che possono usare dal gioielliere per poi craftare le gemme vere e proprie. E adesso qui annunciano anche che le gemme non occupano più spazio nell'inventario, ma occupano una tab apposita, cosa che già sapevamo a partire dalla Season 2. So it basically takes all of those gems have been randomly appearing from completing events and opening chests out of your inventory. It gives you the option as the player to choose when you want to go and create gems that you need. Ma guarda, Depa, io semplicemente la prendo sorridere perché, ripeto, ci sta a criticare la gestione di Blizzard, ci sta a dire che Diablo 4 ha dei problemi, ci sta a dire che devono migliorarlo, però farlo passare come se fosse una merda fumante ed è tutto negativo. Io non ci sto perché vuol dire fare disinformazione, vuol dire mistificare la realtà. Vuol dire mistificare la realtà. Comunque i costi dell'incantamento sono stati aggiornati. Non dicono se aumentati o diminuiti, dicono aggiornati. Paraculi. And then the progression of the cost of that, of re-enchanting that item is going to go up much more slowly over time. And it's not going to spike quite as quickly. So players overall, it's going to be a little bit less expensive for players to go and try to re-roll items. Ragazzi, nessuno vi ha obbligato a spendere 60 euro per Diablo 4. Ricordatevi che si vota col portafoglio. Way more gold from at those moments. Greatly, significantly increased in those. Lo stanno dicendo, Max. Se ascoltate lo stanno spiegando. Se ho capito bene, dicono che hanno diminuito il costo del primo incantamento, ma hanno aumentato quelli successivi. Però non lo so. Magari mi sto sbagliando. Comunque, crafting materials. Ok, quindi dropperanno i materiali di crafting a World Tier 3 e a World Tier 4 al posto di oggetti de merda, in pratica. Sì, al posto di oggetti de merda tipo grigi, bianchi, dropperanno materiali di crafting World Tier 3 e World Tier 4. Hai disinstallato? Ho capito, ce ne fai una ragione, Depa. Voglio dire, ragazzi, si sopravvive comunque, Secondo me this is another one of the reasons why we made this big change to the gold increase. We made some other gold increases as well. Qualcuno la sta prendendo in maniera troppo negativa. Concerns that players might have about needing to sell off all of those typical rare items. Raga, sono videogiochi, non è che risolve la fame nel mondo Blizzard. Io sono il primo a dire che sono importanti, però a leggere da alcune persone sembra che Blizzard gli abbia ammazzato la famiglia. Dio santo, cioè cerchiamo un attimo di calmare anche i toni. Legendary items that potentially could drop for you in part of the experience. When you go into World Tier 4, only ancestral items will drop for you as you're playing. You will no longer see sacred items or normal items from that point forward. Once again, legendary and unique items in that case of sacred nature or normal nature will still continue to appear for you as you continue to play. But for the most part, getting a ton of these items out of your inventory as part of this change. Yeah, it's this and the gems changes are going to help out a lot with inventory management for players and ensure that they're focusing on like the items that they're really going to want, and then of course getting the benefit of getting all the materials now from the items that were dropping beforehand. They'll just now be materials that will be in their materials tab. Yeah, absolutely. So yeah, that's not even the end of the big changes we have planned. Allora, i mostri di livello alto e World Tier 3 e World Tier 4 dropperanno oggetti sacri e ancestrali dal potenziale item power più alto, ok? Quindi in pratica migliorano il loot di oggetti sacri ed ancestrali a World Tier 3 e 4. Season 2 represents the first really great opportunity that we've had to spend a good amount of time kind of responding to this feedback, getting things tested. E anche questa comunque, devo dire, sarà una cosa piccola, sì, però è positivo, ragazzi. A me sembrano tante piccole cose, sicuramente minori, perché nessuno di questi è una roba che cambia completamente, rivoluziona il gioco, però sono tante piccole modifiche in positivo, tanti piccoli miglioramenti. Poi, raga, nel senso, vi svelo un segreto. Pensavate davvero che la Season 2 sarebbe
sarebbe stata la stagione che rivoluziona completamente Diablo 4. Non lo è, spoiler, ve lo dico già, non lo è, perché è ovvio che è una season gratuita, non ci si può aspettare che rivoluzioni completamente il gioco base una stagione gratuita, per quello bisogna aspettare le espansioni a pagamento. Ma si sapeva, raga. So Esatto, every monster level from that point comincia a forward, comunicare, the eye power, è the ovvio, potential raga. output of that item Cosa vi is higher as a aspettate? result of that. To La encourage stagione players to want to go gratuita and e try to cambia fight tutto, higher, diventa Diablo 5. higher level, more difficult creatures Io as spezzati they're i progressing sogni. through the game. When we talked before about the monster trailing change that we made, the monster level trailing change we made earlier in the presentation today. Joe mentioned that that was kind of aligned with some other things we're trying to do to make sure the players felt they were getting more powerful as time progressed. Questa cosa vuol dire che potenzialmente a World Tier 3 e World Tier 4 dropperanno oggetti sacri e ancestrali con un item power più alto, cioè greater item power potential, cioè potenzialmente dropperai oggetti sacri e ancestrali dall'item power e dal potere più alto. Questo vuol dire. The feeling of not rispetto a quelli not che getting any droppi real adesso. progress past level 70 in this case, if you're getting into your ancestral gear fairly early, that's not worth the cost of making sure that you've got your time to get your things together. So instead, we want to make sure that you have opportunities for upgrades World Tier as time 5 goes secondo on. me è Season 3. So in World Tier 4, starting at level 75, you'll have the typical range, but then that continues to go up by 2, for every monster level above that, going up pretty high. Once you get to level 100, now you're dealing with ancestral items of sarà aumentata la probabilità di droppare oggetti di livello più alto. That's just at level 100, right? Once you start fighting higher level monsters than level 100. No, secondo me World Tier 5 lo metteranno gratis, però bisogna aspettare o la Season 3 o la Season 4. L'hanno già liccato. So you'll get to a point where you're fighting level like, non penso che lo metteranno a pagamento. Ve lo profetizzo. Il World Tier 5 lo metteranno gratis. Ci sarebbe uno shitstorm troppo grande se mettessero il World Tier 5 a pagamento. Fidatevi di me. Non mi credete? Ci rivediamo tra qualche mese, ragazzi. World Tier 5 lo aggiungeranno gratis. Vedremo, poi magari sbaglio, ma sono abbastanza sicuro. Now, one change we didn't make as part of this is we didn't change the ranges on affixes that are attached to these. So the change that we're talking about here is getting you more weapon damage on weapons, more armor value on armor pieces, and more of the inherent resistance, which is so much more important now in Season 2 than it was in the past, attached to your jewelry. Ma non c'entra niente il fatto che non sia un indie, lo so benissimo che non è un indie, ma anche se non è un indie, voi veramente vi aspettavate che con la season gratuita ogni 3 mesi rivoluzionasse completamente il gioco? Era abbastanza prevedibile che una season gratuita a distanza di 3 mesi al lancio non avrebbe rivoluzionato il gioco, ragazzi. Ripeto, ci sono tanti miglioramenti, piccoli e grandi, ma è ovvio che non rivoluziona il gioco una season gratuita a 3 mesi al lancio, raga. Normal Whisper Cache, provare più 10 item power, upgraded cache più 20 item power. Vabbè, insomma, è un migliore in generale. Sono tutti stanno annunciando delle migliori ricompense, diciamo. Quindi oggetti dall'item power più alto. While they are getting materials they need to go in some in the Echo of Varshan in World Tiers 3 and 4. And then next, of course, is Helltide caches also benefit from this same change, in that all Helltide caches, starting right in World Tier 3, have a 20 eye power. Anche le ricompense dalle casse degli Helltide, delle maree infernali, forniscono oggetti con più 20 di item power. Così dicono. So this does not mean that the very best items in the game are going to be delivered to you from Whisper caches and Helltide caches. Only that these changes allow these cache systems to provide meaningful rewards much longer into progression. And again, it was just tied to level. And again, the eye power cap is you mentioned 920 for ancestral. Andrà così. I know there's a lot of people. Comunque ragazzi, a me sembra che qualcuno abbia bisogno di una bella camomilla, vi dico la verità, perché io sono il primo ad amare Diablo, però è un videogioco, ragazzi. Non è che vi ammazza la famiglia. This mixed with like the experience point changes and a lot of the Nightmare Night stuff that we talked about so far
represents a big, basically us trying to respond to like our experiences playing again, and then the feedback from players. You know what? Rispetto alla media, Depa, ma ho già risposto. 20 minutes or 30 minutes ago when we were talking about Ragazzi, rispetto alla media che c'è being able to adesso, progress through them. You know, dropperanno oggetti con un item power più alto. Rispetto alla media, sì, mi sembra ovvio, ragazzi, è ovvio, rispetto alla media. Uber Duriel. But with all these new bosses, because they all have their own loot tables and everything associated with them, at least with Duriel, because se hai terminato il percorso stagionale, sei un eroe, Max. So what type of like kind of item power can you expect to find off of like? Yeah, you'll find iPower 920 stuff off Depa, Duriel. rispetto alla media del unique items that Duriel drops. Cioè il gioco ha un sistema di loot che droppa, che ne so, droppa 80 per dire. Adesso hanno annunciato che in media il loot sarà migliore di 20. Quindi che ne so, invece di 80 100. Io sto sparando numeri a cazzo, però mi sembra evidente cosa voglio dire, raga. Cioè la media del loot è più alta. La media dell'item power degli oggetti che dropperai sarà più alta. Non capisco tutti questi problemi, ragazzi. But that has increased, but the uber unique items that drop from that have a chance to drop, low chance to drop, but still will certainly drop from Duriel. Those are always rolled at cap, so they're always rolled at the highest eye power possible. And all of the affixes on the Uber Unique also always roll at the highest values possible. Beh, ti ho detto come la penso io, Depa. Sì, me l'hai chiesto e io ti ho risposto. You can get. That's always the very best one. Yeah, so if you find a Shaco, you've got the very best version right there. So yeah, you have it. Yeah, that's awesome. Nice, cool. Well, I know we just went through a slew of changes and updates coming to the game. And again, like to reiterate, we still actually have more to talk about. Yeah, we didn't talk about classes. We didn't talk about unique items. We didn't talk about unique item changes. We didn't talk about the damage buckets. And I will note, like, unique item changes, like I said before, like, pretty much almost all unique comunque, raga, ridendo e scherzando, è un'ora e mezza nearly all che stanno unique items annunciando are getting some modifiche. sort of E hanno detto che ci sarà una update, which we will seconda talk live about, perché non on riescono ad October 10th. annunciare tutto I stasera. know a Quindi lot il of people, 10, have asked ecco qui for, l'annuncio. Il Mr. 10 Adam Jackson ottobre, to cioè reappear, martedì and he will prossimo, be back ci on sarà una October 10th to talk seconda about all the live different sempre class changes that dedicata are alle coming, altre novità and della he's stagione 2 che he has stasera been non hanno summoned. fatto He's in on tempo ad vacation. annunciare. He's watching though. E quindi niente, è tutto. But yeah, we're going to be talking about all that stuff. We're also going to be talking about the resistance changes and stuff that we've been talking about already today, and how it's going to be much more valuable for people to be ensuring that they have it on like rings and all those other items. Well, and there are changes to the. We're gonna get into it, but there are changes to the way that it works. So, adesso in media dropperai oggetti dal livello dall'item level più potente. Like, there's a resistance Max. boss, but like with the current resistance system, how is that going to work? And the 1010 stream is really going to. Cioè, sostanzialmente il punto è quello, raga. Poi ovvio che per capire tutto nei dettagli dovremo aspettare che escano le patch notes, però la sostanza è quella, ok? After season 2 launches, and that's something that we can briefly talk about here, which is non lo so cos'altro diranno nella seconda live. Due live sono tante, ragazzi, vi dico la verità. Each of these updates are going to be adding new things, new ways of being able to enjoy the content, and new features that players have been asking for. So we'll be actually showcasing what 1-to-1 will be in that October 10th stream as well, so people will get an early look of what the first update post season 2 launch will be. And of course, we have a lot more to even talk about at BlizzCon. A BlizzCon a novembre annunciano grosse novità, ovvio. Alla BlizzCon magari annunciano un'espansione, ragazzi, potrebbe essere. Annunciano la BlizzCon e esce nel 2024. The BlizzCon collection items and everything that will be available for players to be able to partake in. That will have items within Diablo 4, and of course items from other games that are going to be featured at BlizzCon, like World of Warcraft, Overwatch, and all the others. So. But most importantly, at BlizzCon, you can bug Adam in person. Yes, you can bug all of us in person at BlizzCon. So make sure to, if you are going to be coming to Anaheim, to check it out. And if you're interested in coming, of course, you can grab a ticket to BlizzCon, which is in early November. Cosa vi aspetta? Cioè, first weekend in November.
Friday and Saturday. Cosa vi aspettavate da una stagione gratuita che esce 3 mesi dopo il lancio? Want to talk about is No, there's vorrei some changes that capire. are coming in regards to Smoldering Ashes for the free tier of the una Battle lista. Pass, because we've gotten a lot of vabbè, feedback ma tu from veramente players. ti aspettavi This che kind of ties facessero back il to the gioco, experience Depa? items that we were Ma talking dai, about, ragazzi. where the tiers 3 of the mesi dopo il Smoldering Ashes lancio. were pretty deep in. Ma perché, Depa, scusami, ma la versione 2.0 di Final Fantasy XIV è uscita 3 mesi dopo. È uscita 3 anni dopo. La versione 2.0 di Final Fantasy XIV è uscita 3 anni dopo il lancio della 1.0. 3 anni. 3 anni, non 3 mesi. So Cosa vi aspettavate da una stagione che esce 3 mesi dopo il lancio del gioco? It's like, so now when you go back to the, when you go and you actually open up the Battle Pass, you'll see that you've already unlocked those Smoldering Ashes. So you can go right and spend those in your Season Blessings. E Final Fantasy XIV ha messo 100 Season volte blessings. peggio, Yes, there are ragazzi, 3 perché new io season l'avevo blessings, provato, era for ingiocabile Season Final 2, Fantasy XIV, cioè that proprio will be part era of rotto, the non new Battle Pass, funzionava of course. Final Fantasy And of XIV, course, la one other thing with 1.0. the Battle Pass is Diablo there 4 is going to funziona, be a new è solo town che portal l'endgame ha skins that will be problemi. unlocked and available for players as well. So of course you can now change from blue town portal to different color town portal if you'd like, and there will be other quello è town diverso. portal Cos'è? Che skins shop available in the questo? Battle Pass as well. So Yeah, I like this angelic sort of feel to it. Si shoppa! Si you can shoppa, look like you're ragazzi. friends with Imperius or like best friends with Imperius. Io non mi aspettavo Yeah, proprio with nulla, the bisogna new essere town. realistici. Free Quello che fanno ora è già stato programmato dall'inizio. Al massimo ci si può Imperius, aspettare sorry. qualche prossimo, qualche piccolo aggiornamento. Technically, yeah. Just pick It a would be more spear angel. orange, I would say, if it was Imperius Io to non so match che a him, livello so, 60-68 non ho playing, troppato nulla di some Heroes of decente. the Ma infatti, buonasera Mr. got Falcon. E Imperius infatti on my hanno, mind right now. hanno appena annunciato tra Well, le we do novità della actually have Season one 2 che other migliorano big, il loot. news Cioè thing that we did migliorano want to actually talk il about loot today che as well, troveremo al World Tier 3 e al which World Tier is, 4. we E are questa bringing sembra una more cosa da Diablo poco, 4 però players aveva una into the conseguenze world importanti because we're here to sull'endgame. announce that Diablo 4 is actually going to be launching on Steam with the launch of Season 2. So on October arriva su 17th, Steam Diablo 4, Diablo 4 will be available on pazzesco! Steam. Nice part about Questa non being l'avevo on Steam, of profetizzata. course, is, Ma perché è arrivata it carries Microsoft over che ha the same acquisito. elements as, Ragazzi, all Diablo the 4 arriva su other, Steam. Questa è or Microsoft. all the Questa è other Microsoft che platforms. adesso che li ha acquisiti gli ha detto cross-play, cross-progression will portate work il gioco su immediately, Steam. day one for anyone who does saperlo. purchase on Steam. And so Pazzesco, if il primo you, Diablo di have friends sempre onbound ad and you arrivare prefer su to play on Steam, you Steam. can, of course, play Questa together, è una from both bomba, sides, which is certo, awesome to una see. bomba a So, livello wishlist will commerciale, be poi il gioco available, sarà sempre lo immediately stesso. after the stream for E si Diablo può già 4, wishlistare. coming on Steam. Ma It's really nice if pensa, you, you have venderà, a, hey, sì, if you have a Steam Deck, venderà in another modo option of being pazzesco, able to ma play sono Diablo curioso 4. di vedere You le can, recensioni degli take it, utenti, se like, riceverà on the road with you, un review bombing Yeah, sure. come Yeah, lots of- Overwatch. lots of Sanctuary on the go. Non credo come Sanctuary Overwatch on the 2 go, perché è un yeah. gioco di qualità troppo Which is superiore good. And by the way, rispetto a cross Overwatch progression 2. and everything. Però Of course, questa è works with inaspettata, è console players as unexpected, well, so ragazzi. La if you're playing bomba on Steam, droppata you'll, così of alla course, be able to play fine. with, Io non mi aspettavo Xbox and niente dalla PlayStation season, ma i users. miglioramenti del gioco devono prescindere dalla But, season. E I'm really infatti la impressed, maggior by the parte way, delle that cose we che hanno got through annunciato a lot riguardano of anche content Reame here Eterno, in a pretty efficient manner. Adesso ovviamente stasera We parlavamo actually della are gonna season go through 2, some quindi Q&A, abbiamo parlato di quello, però from sono tutti everyone in miglioramenti Twitch chat. che So ovviamente if you actually have a arriveranno anche su question, Reame and you're in Eterno. Twitch chat, feel free to Cioè, ask the faccio un question. esempio, We'll try to grab il as many fix alle questions as esistenze possible. elementari I'll use my trusty ovviamente iPad arriverà anche su and, Reame ask the Eterno. questions and of course call out people's Le names gemme che non and occuperanno attempt più to, spazio nell'inventario ma avranno pronounce them una tab correctly. But apposita, I know we ovviamente will start off arriveranno with, anche su Reame one quick Eterno. one first Il question here as miglioramento we al grab sistema di more, loot e di within the itemization group. But what ovviamente plans do you arriveranno have anche for su Reame itemization? Eterno. Ecco, Yeah. stiamo giusto parlando So di we've itemization obviously adesso. got a ton of feedback about the feeling of earning rewards in Diablo 4 and the feeling of like the power of those items and how interesting they are and how easy they are to compare and what the path towards getting like perfect items feels like and really Ma what non è they're lunga, meant- what raga, players questa are meant to live. do Io pensavo che once durasse they reach, un'ora, like, that un'ora e threshold mezza e of the ancora game vanno to kind of, avanti. like, fully like perfect their build. We have a lot of ideas of things we want to add on the itemization side in Diablo 4. The sorts of things I talked about earlier in the item section, sicuro, like, nel those really are just like 2024. some first small steps of the sorts of things we want to do. Dopo che We're l'acquisizione di reading through all Activision this Blizzard feedback. di We da have parte di all, Microsoft like, sarà really completa, interesting ideas and designs that we're working metteranno on tutto the nel side. Game Pass. We're Ci excited vorrà to bring those tempo, things to ci you vorrà un over po' di time, tempo, ma metteranno and tutto we'll nel be Game talking about Pass, more tranne on WoW in the secondo future. me. But yeah, we have WoW big no. plans for itemization for Diablo 4. Tutto Yeah, il resto, really compreso the
Diablo, the themes secondo me here sì. are more endgame stuff and improvements to itemization. Yeah. All right. Venderà Quick milioni di question copie here anche su from, Steam.
Cursed 47. It's great to improve mounts, but what will you do to fix and address open world items? Teleporting from Nightmare Dungeon to Nightmare Dungeon sometimes isn't very fun and wasn't the best way to fix the time issue. Is there more plans for open world elements? Using mounts sometimes doesn't feel like it matters after a certain point. Q&A, vabbè, Q&A, sti cazzi. Yeah, I'm not sure what is being asked there. They're asking if there's going to be like some more plans for some like open world content or anything that will be on the open world. I think a lot of this ties back to some of the stuff that you're actually seeing in seasons. Because seasons actually Mi interessa ends up ancora adding, questa parte, ragazzi. a lot more Ma content to the seguiamo open questo world, even Q&A with o sti season cazzi? two, with us being Allora, able to non era quello che add intendevo. additional Per come objectives stanno and everything strutturando il for gioco players bisogna to actually aspettare per grab. forza le cose minimo 3 mesi per vedere nuovi cambiamenti. We want to have a mix of gameplay that occurs in dungeons, which is, core Diablo gameplay. Max, and cioè, gameplay oltre that's la occurring in the season open 2 world. dove So with aspettare season 3 2, mesi. you see things like the Blood Mi Harvest. sembra new Blood Harvest, abbastanza exactly. And some of the changes, like automatica come the monsters cosa. being on level with you in open world. Poi sicuramente and, the usciranno anche changes altre that, patch nel Joe talked frattempo, about però with, item power based le on stagioni monster arrivano power. una volta Yeah, ogni in 3 addition mesi. to that, just making sure that the various activities we have in Diablo 4 feel more rewarding to engage in on their own. One component of that being that fatemi the summoning materials leggere. that you need to go Teo, and farm these vabbè raga, bosses ma that cosa you vi want for aspettavate? these Diablo 4 è specialty nato, items and continua a in some ways vivere e to go morirà and come un challenge cash Guerrilla as well. grab, So those could be addirittura, unique niente di opportunities. più, Like, niente di these represent, meno. I think, good steps Le forward to kind patch of quelle make these belle content feel succose more le compelling faranno in general. pagare. But as we continue to Ma march forward, no, we're looking ma at, I mean, we no. showed the content chart earlier. Io non devo dire, with, like, all io the bosses, raga, and we're lo sort of thinking dico about various parts of molto, the endgame experience. lo dico molto There's a francamente, lot io of non room there capisco for us to tutta continue to questa create more negatività nei confronti di distinct Diablo 4. activities that appeal to different kinds Non of la players. capisco. Also, just continue Mi to bring sembra out che like various mi kind sembra of uno di quei parts of casi in cui Sanctuary, make things internet more fun and engaging for veramente players. dà il peggio So di this really sé. is, again, Ripeto, like, il gioco just sicuramente the ha first dei step of the sorts problemi, of things we want to sicuramente add va and inject into migliorato, Diablo sicuramente over time, l'endgame è ancora right? lacunoso. Adding more content to the overworld is a part of that. Però per me, Particularly, like, per me è un gioco content da that has, like, 8, high monster density, 8 and it's, like, fun to go pieno. engage Cioè with, io il voto and che gli ho slot dato lo monsters in. confermo. Adding it and the Assolutamente. relevance of the Ecco, content vediamo in un the world, po', right? Yes. eccolo qui su Steam. If there's content in the world, Madonna but it's quanto not parlate, relevant, then ragazzi. you're just riding past it, right? That's absolutely right. Yep. We have a question from these names. Legless Puppy, which probably rolls around on wheels. Vabbè, che dire, ovviamente That doppiato, sounds very tradotto, sad, doppiato in actually. italiano, il prezzo non si sa, ma ovviamente guess sarà it a has prezzo wheels. pieno, non è che te lo mettono a 20 Rolling euro. on some good rims or something. Yeah, I guess I Lungo don't di like 6 spending legs desideri, up così, puppies, anche se ce l'ho già, così lo tengo d'occhio. Weird take. Is there any chance of the level cap being removed off of Paragon glyphs? Yeah. Joe, you want to take that one? Yeah, sure. So we have talked before quite a bit about how we look at power progression in Diablo 4. Particularly, like, we talked a lot more about this like before launch, and a little bit before season 1. But Diablo 4 is designed with the idea of kind of cap power progression sort of in mind. We want to make sure that we find the right ways for players to continue to grow the power of their characters as they continue to engage in the game. We will be looking for more opportunities for players, particularly as they reach level 100 and they're looking for more ways to get stronger and get more powerful. We want to find more ways for them to do that feel in ways that feel compelling and are fun, and don't feel like this extra task work they have to do in order to like take that next step, right? Yeah, I think if I think about the reasoning behind that question, I think part of it comes down to, we talk about cap power progression, which has good reasons, like you're talking about, but also players are saying like, well, I ran out of stuff to do. Can there be more stuff to do, right? And so increasing the Paragon glyph cap could be one way to do that. The way we're doing it in season 2 is through all of the endgame boss summoning mechanics. Yeah, the endgame boss summoning mechanics, and then the vampire powers people level up as That's we go right, through the season, yeah. right? But yeah, it's not even just having more Vabbè things ragazzi, to mi ha do, rotto il it's making cazzo, sure that dai, there are more things to do basta, that impact. anche perché sto di med, sono raffreddatissimo, vaffanculo. Allora, quindi Diablo 4 sarà su Steam. Ecco, cioè parlano troppo, beh, io apprezzo il fatto che abbiamo preso sta live, però 2 ore sono veramente tante. Detto questo, ragazzi, è evidente che c'è un problema di comunicazione, non ci capiamo, ragazzi, non ci capiamo, non con tutti voi, ovviamente, mi riferisco a quelli che sono così negativi, che dicono che Diablo 4 è un cash grab. Evidentemente la vediamo in maniera diversa, ragazzi, nel senso...
la vediamo in maniera completamente diversa. Io non capisco, io non riesco a immaginare come si possa definire Diablo 4 un cash grab, sinceramente. Sì, sì, adesso ci giochiamo, BDC, ma fatemi solo riprendere fiato perché, madonna mia, questa roba mi ha... Tutta questa perché poi, ragazzi, la negatività è pesante, ti toglie energie, questo continuo negatività, questo continuo una merda, fa tutto schifo, è tutto un cash grab, è tutto una merda. Cioè, proprio mi svuota di energie, mamma mia. Comunque, eh, anche per chi dice agli sviluppatori non gli frega nulla di migliorare il gioco, ma ragazzi, ma secondo voi, cioè, Blizzard, qual è l'interesse di Blizzard? L'interesse di Blizzard è fare i soldi, ok? Per fare i soldi, com'è che fai i soldi? Per fare i soldi il gioco deve avere successo. Per avere successo continuativo nel tempo vuol dire che più gente possibile deve continuare a giocare al gioco per tanto tempo. Per fare in modo che tanta gente continui a giocare al gioco devi migliorare il gioco. Cioè, io non capisco come si possa dire: ah, gli sviluppatori di Diablo 4 non gliene frega niente di migliorare il gioco, vogliono peggiorarlo, non gliene frega. Non capisco come si possa dire una cosa del genere, ragazzi. Per me è evidente che per me ormai è evidente che Diablo 4 ormai è stato completamente subissato dalla negatività totale di internet. Perché nel momento in cui si arriva a dire che cioè, ma secondo voi gli sviluppatori di questo gioco sono dei bastardi, sono dei criminali, delle persone cattive, no? Che dicono adesso facciamo soffrire i giocatori. Semmai quelli sono i dirigenti di Blizzard, che sicuramente sono dei... Sicuramente sono dirigenti di Blizzard, sono dei pescecani, su questo non c'è dubbio. Però io non capisco questa cosa che gli sviluppatori sono cattivi, che vogliono far soffrire i giocatori. Cioè, mi sembra che si sta un po' esagerando, ragazzi. Mi sembra che si sta davvero un po' esagerando. Comunque, io credo che Diablo 4 sia un gioco divertente, sicuramente un po' acerbo, ma comunque assolutamente lo considero il top nel suo genere. L'esperienza che ho avuto la considero molto positiva, sono fiducioso per il futuro. Ovviamente alcune lacune, ma non posso considerarlo un flop. Sì, sì, sicuramente abbiamo opinioni completamente diverse. Perché io non capisco, ragazzi. Io non capisco. Io non capisco. Sì, era bello, bellissimo Titan Quest. Beh, Titan Quest grande classico, assolutamente. Sì, sì, delle espansioni ho giocato la prima espansione, Immortal Throne, che poi di fatto è l'unica espansione, gli altri sono DLC. Gli altri DLC minori non li ho giocati. So che sono abbastanza mediocri, ecco. Ti consiglio sicuramente giocati il gioco base più l'espansione Immortal Throne. Non è vero il KK, non ho giocato la campagna. Non ho giocato... Cioè anche lì, poi vedete, sì... Ormai siete talmente in un vortice di negatività che si inizia a fare disinformazione. Allora si inizia a dire, ma tu Pli non ci hai giocato. Cioè, è tutto sbagliato, ragazzi. È tutto sbagliato. È tutto sbagliato. Ah, addirittura sono un fanboy, si è passati gli insulti. Sono un fanboy. Ma quindi, cioè io sono un fanboy nel dire che questo gioco ha dei problemi, nel dire che l'endgame sicuramente è lacunoso e va migliorato, nel dire che sicuramente il gioco è uscito in beta, e io sono un fanboy. Raga, ma che cazzo dite? Ma che cazzo dite? Io sono un fanboy. Vabbè, facciamo che mi fermo un attimo, faccio una pausa di 5 minuti, così mi rilasso un attimo, mi calmo e soprattutto si calmano alcune persone che secondo me dovrebbero calmarsi e poi dopo giochiamo a New World, ragazzi, perché così con questa negatività e con questa tossicità non si può andare avanti. Vi ringrazio per essere stati presenti. Ci vediamo tra 5 minuti con New World. Mi raccomando, non mancate. E mi raccomando,
niente negatività su MMO.it. Connessi, aggiornati, massivi, bella ragazzi, torno subito.